Potete passare le tessere. Vedo che i consiglieri si stanno loggando. Apriamo questa sera la 46esima seduta del Consiglio Comunale di giovedì 23 marzo 2023. La seduta è aperta al pubblico, è garantito il rispetto del principio della pubblicità della seduta del Consiglio Comunale attraverso la trasmissione in streaming internet della Tenda TV. Ricordo che la seduta del Consiglio Comunale è in diretta sul canale televisivo della Tenda TV, visibile sulle smart TV e su internet. Passo la parola al segretario. Non avrebbe più granché senso. Bagliani Mirella, Casagrande Andrea. Un attimo. Prego, segretario. Sì. No, è aperto adesso. Bagliani Mirella, Casagrande Andrea. Dareggian Antonio. De Antoni Giulio. De Bastiani Alessandro. De Nardi Barbara. Dus Marco. È assente. Gumiero Maurizio. Miatto Antonio. Presente. Fagotto. Presente. Parrella Roberto. Frasera Gianni. Presente. Rosset Mario. Presente. Salezze Silvia. Presente. Sant'Antonio Paolo. Presente. Tonon Roberto. Presente. E Varaschin Gianni. Presente. Quindi siamo con 4 assenti. Bene, allora la nomina degli scrutatori, propongo Parrella, Roberto, grazie, Rasera Gianni, grazie, e De Antoni, Giulio, va bene, grazie. Allora, nominati gli scrutatori, passiamo alle comunicazioni. Allora, questa sera, come i colleghi consiglieri hanno già avuto modo di verificare nella fase antecedente all'inizio formale della seduta odierna, in cui abbiamo iniziato ad imparare ad usarlo, entra in servizio il nuovo impianto audiovisivo digitale dell'aula consiliare. Sostituisce il precedente che manifestava da tempo consistenti sintomi di vecchiaia e richiedeva sempre più frequenti interventi di manutenzione, con difficoltà talora di trovare anche i necessari pezzi di ricambio.
Si è così deciso per un intervento di rinnovamento totale dell'impianto, abbinato alle prestazioni che la moderna tecnologia digitale è in grado di offrire. Constatata la possibilità di sostenere i necessari costi da parte della Giunta Comunale, alla quale va un vivissimo ringraziamento per l'attenzione dimostrata ai problemi tecnici dei lavori del Consiglio Comunale, con l'assessore al bilancio Gianluca Posocco, si è trovata la disponibilità finanziaria per l'intervento. Il successivo iter burocratico è stato poi seguito dalla Direzione Affari Generali, ai cui dirigente, avvocato Paola Costalonga, va il ringraziamento per il lavoro svolto con la consueta puntualità e tempestività. Un ringraziamento infine anche il perito Marco Sommavilla, responsabile del servizio CED comunale, per il prezioso lavoro di coordinamento tecnico con la ditta Dromedian, vincitrice del bando di gara per il nuovo impianto. Le caratteristiche del nuovo sistema, denominate Concilium, è già in uso nelle aule consiliari di parecchi comuni, tra cui, solo per restare nella nostra regione, Venezia, Padova e Verona. Le caratteristiche quindi si possono così riassumere molto velocemente del sistema in una soluzione software integrata per la gestione completa dei lavori dell'aula, compreso il voto elettronico, un nuovo sistema microfonico digitale multimediale, un sistema di amplificazione sonora di alta qualità, telecamere per la ripresa automatica agli oratori, display sinottici per la visualizzazione dei lavori dell'aula, le attività di registrazione audio-video delle sedute con formati digitali indicizzati, la gestione e archiviazione audio-video delle sedute consigliari per esigenze della pubblicità, trasparenza amministrativa, la trasmissione in live streaming delle sedute, il servizio di trascrizione automatica delle sedute consiliari per la loro verbalizzazione. Grazie. Ora lascio la parola all'assessore Antiga per una comunicazione. Grazie. Prego, assessore. Grazie Presidente, buonasera a tutti e complimenti per l'audio che possiamo stare anche un po' distante finalmente dai microfoni. Cari concittadini, siamo consapevoli e dispiaciuti per i problemi legati alla difficoltà di ottenere un appuntamento per il rinnovo delle carte d'identità in tempi brevi. Si evidenzia che minimo 40 giorni prima della scadenza dell'ufficio provvede una comunicazione preventiva di scadenza del documento di identità. Va anche ricordato però che ad oggi, se voglio prenotare il giorno più vicino, cade il 25 maggio. Tanti arrivano allo sportello con la richiesta di rinnovo già con la scadenza passata di alcune settimane, per non dire mesi, creando un'inevitabile sovrapposizione. Purtroppo è un problema condiviso in diversi comuni, ma a differenza di altri comuni dove l'accesso ai servizi è esclusivamente su prenotazione, l'amministrazione continua a consentire, seppure con limitate giornate, l'accesso senza prenotazione e precisamente il lunedì mattina e il giovedì pomeriggio, dove in questi orari possiamo fare mediamente 9 carte d'identità. Ad oggi siamo ancora con una sola postazione disponibile, anche se nel 2017 è stata fatta al Ministero dell'Interno la richiesta di postazioni aggiuntive a cui non hanno mai risposto. Con difficoltà riusciamo ad ottenere assistenza. Al momento si sta rompendo una stampante, siamo in attesa che il Ministero ci risponda, infatti computer e stampanti per le carte d'identità non sono quelli del Comune, ma quelli del Ministero, che è l'unico che può offrire anche l'assistenza tecnica. L'ufficio è sempre comunque disponibile per coloro che avessero comprovate urgenze a fissare appuntamenti straordinari per seguire delle richieste, ovviamente se comprovate. Un esempio, per esempio, è un volo aereo già prenotato con un documento scaduto. Non lo è, per esempio, la richiesta di avere un rinnovo di passaporto in possesso di una patente di guida ancora valida.
Alcuni dati che vi voglio dare. Il tempo medio per il rilascio sono 15 minuti, postazione in comune ne abbiamo una e nel 2017, quando abbiamo fatto richiesta della seconda postazione, abbiamo rilasciato 3.419 carte d'identità. A nota che nel 21 siamo passati a 4.394, nel 22 a 3.332 e nel 23 in previsione andremo sempre attestati intorno ai 3.400. Dalla data di richiesta del documento, come tutti voi sapete, ma è un momento anche per ricordarlo, vi viene rilasciato non subito la carta d'identità, ma un documento valido per l'Italia, valevole fino all'arrivo della carta d'identità che mediamente impegna 6 giorni lavorativi per essere recapitata o presso il comune o direttamente presso il domicilio. Chiediamo scusa ovviamente per le difficoltà, ma chiediamo anche un aiuto a tutti i cittadini di controllare i propri documenti e magari organizzarsi con un po' di tempo per addivenire alla situazione corretta. Grazie a voi tutti. Grazie Assessore. Allora, se non ci sono altre comunicazioni, una comunicazione relativa all'organizzazione dei lavori. Nella conferenza dei capigruppo è stato proposto di fare la presentazione del DUP, del documento unico di programmazione e del bilancio insieme da parte dell'assessore e i capigruppo hanno accettato, pur rimanendo tali le tempistiche, insomma, dei punti separati poi per la votazione. E poi la richiesta di spostare l'interrogazione del punto numero 3 e punto numero 4 alla fine del punto 10. Ecco, quindi anche questo è stato accettato dalla conferenza dei capigruppo. Bene, partiamo con il punto numero 1, cioè con la interrogazione a risposta orale dei consiglieri comunali Alessandro De Bastiani e Mirella Baliana, gruppo De Bastiani Sindaco, Rinascita Civica, ad oggetto i progetti di via Rizzera, di piazza Giovanni Paolo I e della biblioteca civica. Lascio la parola ai consiglieri De Bastiani, prego. Grazie, buonasera a tutti. Allora, la nostra interrogazione parte dalla considerazione che questa amministrazione ha indetto e realizzato un concorso di idee per un progetto di valorizzazione del viale di via Rizzera. Informazioni giornalistiche hanno reso noto che 11 progetti pervenuti sono stati vagliati da un'apposita commissione, la quale ha stilato una classifica in base alla quale sono stati erogati premi in denaro per un importo complessivo di 11.000 euro. Nel nostro accesso agli atti abbiamo appreso che il progetto vincitore prevede lo spostamento delle corsie riservate alla viabilità automobilistica ai lati esterni, ora riservati ai pedoni, e il marciapiede dei pedoni posizionato al centro dove adesso corre la strada. L'amministrazione ha anche commissionato all'architetto Follina progetti per una nuova sistemazione di piazza Giovanni Paolo I, la delocalizzazione dei parcheggi e l'allargamento e la ristrutturazione della biblioteca civica. I progetti dell'architetto Follina, depositati in municipio a febbraio e aprile del 2022, quindi più di un anno fa, prevedono un impegno di spesa di circa 4 milioni per la piazza, di circa 5 milioni per la realizzazione di una nuova sala riunioni della biblioteca, da realizzare a livello seminterrato a fianco dell'attuale edificio. Evidentemente si tratta di progetti di notevole impegno economico e di considerevole valenza sociale e culturale, e dovranno essere opportunamente vagliati da questo Consiglio Comunale e noi riteniamo da tutta la comunità vittoriese. Per i progetti di via Rizzera sono stati, come ho detto prima, finora spesi 11.000 euro, per i progetti di piazza Duomo e biblioteca civica circa 47.000 euro.
L'amministrazione aveva informato che i progetti di via Rizera sarebbero stati illustrati alla cittadinanza con una mostra che sarebbe dovuta essere realizzata entro il mese di novembre presso la scuola da Ponte. Invece per i progetti dell'architetto Follina nessuna informazione è stata ancora resa nota né a questo Consiglio Comunale né ai cittadini. Tutto ciò premesso, chiediamo pertanto per quale motivo l'amministrazione tiene praticamente nascosti questi progetti che riteniamo di grande interesse per il futuro della nostra città. Grazie. Grazie, consigliere De Bastiani. La parola, chi risponde all'interrogazione? Il sindaco, prego. Prego, sindaco. Allora, rispondo. Ancora sul programma di mandato avevamo preso in considerazione la via Rizera, la quale è una via molto bella, un ingresso della città, però ha diverse problematiche e non ci pareva fosse il miglior approccio possibile quello di affrontarle una alla volta, essendo che la via, sede anche dove sono avvenuti degli incidenti anche mortali, ha tante criticità: sicurezza stradale, illuminazione, verde pubblico, connessione con le vie laterali, controviali e un percorso di un marciapiede che funge da marciapiede ma effettivamente è la copertura di un canale che riceve acqua di sgrondo e che spesso e anche attualmente è occluso o semi-occluso dalle radici degli alberi che ci sono là e quindi tante sono le criticità che era meglio, pensavamo fosse meglio affrontare nel loro insieme per trovare la migliore delle soluzioni possibili. Ci siamo impegnati a fare un concorso di idee. Il concorso di idee non è una cosa campata in aria, ma è una cosa ben pianificata e che ha le sue regole. Quindi l'abbiamo allestito, era segretario ancora il dottor Lino Nobile quando lo approntammo, quando cominciamo ad approntare questo concorso di idee, il quale ha avuto anche diversi partecipanti, tant'è che appunto erano 11 i progetti presentati. L'apposita commissione li ha vagliati, ha premiato quelli più innovativi, quelli che erano risultati architettonicamente più interessanti. Da questo però non è che ci sia l'obbligo per l'amministrazione di optare per uno di questi, ma semplicemente avere questi 11 progetti come fonti di idee per un progetto che poi si andrà ad eseguire. È vero che avevamo intenzione di presentare tutti gli 11 progetti alla scuola da Ponte e poi avevamo pensato anche a una seconda esposizione successiva a quella della scuola. Motivi banali finché volete, ma i nostri uffici non ce l'hanno fatta, troveranno il tempo e il modo di presentarli alla cittadinanza. Ci teniamo, è il frutto di un lavoro non di poco conto e quindi la via Rizera ci preme che venga messa a posto e quindi con progettazione futura, ma perlomeno un'interlocuzione con la cittadinanza ci preme anche noi farla. Lo faremo appena possibile. Relativamente agli altri due progetti ricordati in questa sera, riguardano sia la piazza che avevamo cercato di portare abbastanza avanti come progetto, proprio in coincidenza anche dell'evento della beatificazione di Papa Giovanni Paolo I, piazza che è intestata proprio a lui, e siamo arrivati con l'architetto Follina a un progetto non si può ancora chiamare definitivo, ma uno stato molto avanzato di progettazione.
come anche abbiamo portato avanti un'altra delle esigenze che tutti sappiamo esserci qua a Vittorio Veneto, che è quello della biblioteca. Nel caso della biblioteca avevamo messo in conto ancora qualche anno fa la possibilità di poter realizzare una nuova al Palazzo d'Oro Altan qualora nel concambio con i beni militari ci fosse stato dato in sorte di avere quel palazzo, cosa che non si è conclusa, è stato concluso come ben sapete in altro modo, e quindi ci rimanevano 4 possibilità diverse: la rotonda, l'attuale biblioteca. Avevamo pensato, per rimanere sempre in Ceneda ma in altro locale, poter accedere al Luzzatti, oppure fare una nuova in un'altra parte della città. Oltre che ragionare fra di noi, abbiamo anche interloquito con la sovrintendenza, concludendo che la miglior scelta per Vittorio Veneto era mantenerla nella sede attuale, un posto che conosciamo, molto bello, magico, che ben si adatta alla funzione di biblioteca. Per poter recuperare spazi in più rispetto agli attuali, è stata prodotta effettivamente anche l'idea di poter accedere in parte al sottosuolo degradante che c'è lì nel lato nord della biblioteca, in modo tale da poterla dotare di quegli spazi oggi direi indispensabili per una vera biblioteca funzionale. È un progetto questo che è un po' ancora lontanino dal definitivo, diversamente dalla piazza dove abbiamo fatto più strada. Naturalmente è una cosa ancora immatura, l'amministrazione fa tante esplorazioni, questa è una delle esplorazioni. È chiaro che la cosa può essere presentata soltanto a un adeguato grado di maturazione. Nel caso dei due, oltre a non avere ancora idee precise per il finanziamento di queste opere qua, ci sono ancora delle altre criticità che vanno elaborate. Una volta elaborate a sufficienza, naturalmente la cosa verrà presentata al pubblico. Al momento l'unico maturo, effettivamente maturo per essere presentato, salvo il tempo materiale per poterlo fare, è quello di Via Rizzera, e lo faremo. Bene, grazie Sindaco. Consigliere Bastiani, la sua replica alla risposta, prego. Sì. Vorrei solo dichiarare se soddisfazione o insoddisfazione, ma non ritengo di esprimere appunto un giudizio. Ribadisco che noi portiamo anche queste tematiche in Consiglio Comunale perché, essendo in contatto con le persone, ci chiedono, i cittadini leggono i giornali, sanno che succedono delle cose e per fortuna ci sono dei cittadini che ci tengono, sono incuriositi e vorrebbero sapere quali sono i progetti dell'amministrazione. Tutto qua. E quindi ritengo che prima vengono informati meglio è. Grazie. Grazie consigliere De Bastiani. Passiamo ora al punto numero 5 dell'ordine del giorno, variante numero 69/2022 al PRG per riclassificazione area lungo via Menarè ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 11/2010, adozione. Lascio la parola all'assessore, al responsabile dell'ufficio tecnico che stanno chiamando per la illustrazione della delibera.
Allora, abbiamo spostato l'ordine del giorno, l'ingegnere non si trova. Sta arrivando? Ah, no. Ecco, ci siamo. Ecco. Serve anche il PC per caso? Per la cosa, per l'illustrazione o no? No. Allora, per chi ci sta vedendo da casa, siamo in attesa perché abbiamo cambiato ordine del giorno e quindi il responsabile dell'ufficio tecnico sta salendo, quindi stiamo aspettando per questo. Ecco. Bene. Ingegner Curti, buonasera. Sì. Bene. Allora, stiamo trattando la variante al PRG per la riclassificazione dell'area lungo via Menarè. Lascio la parola all'ingegner Curti, responsabile dell'ufficio tecnico, per l'illustrazione della proposta di delibera. Intanto buonasera e chiedo scusa, ma non sapevo di questo cambiamento. Presidente, è possibile proiettare con questo sistema? Sì. Oh, scusa, grazie. Beh, fa PDF. Un attimo di pazienza che le stiamo sperimentando tutte stasera. Me le io mano a mano? Ok. Inquadramento.
poi io devo soltanto aprirmi. Ok. Bene, ci è andata bene. Hai visto lo schermo intero? Guarda. Prego, Ingegner Curti. Perfetto. Benissimo, buonasera, ce l'abbiamo fatta. Allora, affrontiamo la variante numero 69 del nostro piano regolatore relativa a un'area sita in via Menarè. Vediamo qui l'inquadramento da Google di dov'è l'area. È un'area che attualmente è destinata a zona verde all'interno del PIP e è stata inserita nel piano delle alienazioni, quindi è possibile, essendo inserita nel piano delle alienazioni, fare una variante urbanistica per darle una destinazione diversa e quindi la destinazione che viene proposta è una destinazione produttiva. Scusate che no. Ma ce la posso fare? Eccolo qua. Allora, questo era lo stato di fatto, l'area che ci interessa è questa e la proposta di variante la vede trasformare in zona D2A che avrà una norma specifica laddove consentirà, o quantomeno questa è la proposta portata avanti dall'ufficio, di insediare non solo attività produttive, ma anche attività di tipo commerciali, un'attività commerciale di media struttura di vendita con una superficie non superiore a 1500 metri quadri. Questo perché? Perché nel nostro PIP non sono previste le attività commerciali, ma essendo questa una zona lungo la statale e poiché fra le varie manifestazioni di interesse che sono state ricevute in questo periodo era stata anche chiesta la possibilità di un'attività commerciale, abbiamo valutato che tecnicamente fosse concedibile, purché appunto nel limite di una struttura di vendita con una superficie, come avevo già detto, non superiore ai 1500 metri quadri, in quanto la normativa sul commercio, la legge 50 del 2012, consente a queste strutture di vendita di essere insediate su tutto il territorio comunale, mentre per superfici maggiori servono delle localizzazioni specifiche, ma non era questo il caso, oltre al fatto che superfici maggiori comportano anche impatti decisamente più gravosi anche sulla viabilità. Quindi la proposta è di trasformare l'area da l'avevamo visto nella slide precedente, da verde a zona D2A. Quest'area verde in realtà non era mai stata realizzata, il PIP come ricordate è stato approvato nel 92, l'area ad oggi è sempre stata un terreno incolto, l'istruttoria fatta dall'ufficio ha verificato la quantità di aree a standard previste all'interno del PIP, che ammontano a 103.000 metri quadri. Abbiamo anche verificato quale fosse il fabbisogno di standard di questo piano, ovviamente tutto questo calcolato all'epoca in cui fu realizzato, ed era un fabbisogno di 87.840 metri quadri, motivo per cui c'è un avanzo positivo di 15.160 metri quadri di superficie e questo ci consente di poterla trasformare. Quindi un'area che oggi appartiene al patrimonio indisponibile, con l'inserimento nel piano delle alienazioni passa al patrimonio disponibile e può essere sottratta alla sua funzione di standard in quanto la dotazione è superiore appunto di circa 15.000 metri quadri rispetto a quanto richiesto. Grazie, Ingegner Curti. Bene, apriamo la discussione. Sì, mi servono anche. Dai, posso chiudere? Come si fa?
Ecco, vedo già una prenotazione. Prego, consigliere De Antoni. Buonasera, si sente benissimo, perfetto. Ho preso voce anch'io rispetto al solito, molto bene. Vabbè, Ottimo investimento. sì, però Presidente, diciamo che dovrebbe anche modificare il tempo, perché trattandosi di un argomento sulla una variante urbanistica, il tempo a disposizione non è 8 minuti, ma è 15, 16, il doppio, no? Perché sennò mi mette angoscia e non riesco a terminare l'intervento. Quindi dovrebbe correggere questo tempo, se possibile. Allora lasciamo, prego segretario, un attimo. Una variante puntuale, non variante generale. Un attimo, prego segretario. Sì, aspetti che troviamo il regolamento. Varianti puntuali e normali. Poi sì, perché quello preciso. Quindi i tempi sono di 7 minuti. L'articolo 51,3 dice strumenti urbanistici generali e loro varianti. E varianti generali, si intende, io intendo, non puntuali. Se avete altri precedenti, io sì, l'ho sempre intesi in questo senso, però. Comunque, va bene. Il segretario dice 7 minuti, quindi io do 7 minuti. Riniziamo con il conteggio, perché... Prego, consigliere. La prima annotazione è che il Consorzio Agrario, che fino a circa 30-40 anni fa aveva un proprio insediamento in centro città, ha fatto più volte richiesta alle amministrazioni comunali precedenti, negli ultimi 11 anni, ricevendo da 2 amministrazioni comunali di estrazione politica diversa risposte sempre negative. Mi chiedo quali siano le motivazioni che hanno portato l'attuale amministrazione a dare un immediato riscontro positivo a questa richiesta. Mi domando, si vuole fare cassa mettendo in vendita un'area verde all'interno del PIP con destinazione d'uso collettivo, andando contro l'indicazione della legge 14 che promuove il processo di revisione della disciplina urbanistica ispirata a una nuova coscienza delle risorse territoriali che mira a ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato in coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050? Questa è la prima domanda che mi faccio. Oppure l'attuale amministrazione ritiene che autorizzare con una doppia variante, perché l'ingegnere ha detto giusto, no? Si fa una prima variante per trasformare la zona a verde a zona produttiva e poi si fa una seconda variante per autorizzare un'area commerciale fino a 1500 metri quadri. Quindi questa decisione, secondo l'amministrazione, può contribuire a risollevare le piccole strutture commerciali esistenti in città con analoghe, finalità di vendita, piccoli esercizi commerciali che quotidianamente combattono per non chiudere la loro attività. Mi sembra che concedere questa possibilità al Consorzio Agrario comunque determina delle ripercussioni negative per gli altri piccoli esercizi. E poi ancora l'ingegnere non ha ricordato che ci sono dei pareri già richiesti all'azienda sanitaria, la quale ha segnalato i rischi di inquinamento acustico e per emissione di odori e polveri per gli insediamenti abitativi posti a nord-est a ridosso del nuovo insediamento produttivo commerciale. Infine, sono state valutate le ripercussioni sul traffico causate dal nuovo insediamento produttivo commerciale e anche questo veniva segnalato dall'azienda sanitaria. Nel corso della commissione avevo segnalato che c'è l'articolo 50 della legge 61 che al comma 9
consente queste varianti perché dice detti ampliamenti non comportino nuovi accessi alla viabilità esistente. E stiamo parlando di San Giacomo dove la viabilità non è delle migliori. Poi mi è stato detto in commissione guarda che forse quel comma è stato abrogato. Sono andato a leggere anch'io le norme e ho visto che non solo quel comma è abrogato ma tutti gli articoli dal numero 1 al numero 75. Quindi mi domando, quando viene citato nelle premesse della delibera la legge 61 dell'85, la legge 61 dell'85 e gli articoli compresi tra l'1 e il 75, credo che questi riferimenti debbano essere eliminati se non viene considerata la validità di questo comma che avevo trovato io. Ma questo valuterete voi se deve essere modificata anche la delibera. Comunque, alla fine di tutto, siamo in presenza dell'ennesima variante in deroga allo strumento urbanistico vigente e mentre il PAT giace sconsolato in un cassetto della scrivania dell'ingegner Curti che, come lei stessa ci ha comunicato in commissione martedì, è in attesa di non so quali pareri. Ma ha senso tutto questo? Io davvero questa cosa non la capisco. Segnalo inoltre che nelle premesse della delibera sono riportati dei puntini in relazione alla delibera di approvazione del Consiglio Comunale di approvazione del DUP. Vorrei capire qual è questa delibera e se questa delibera è ancora quella giusta oppure dobbiamo fare riferimento a un'altra delibera. Ci sono dei puntini, se li mettete, se mi dite qual è la delibera vi ringrazio. Grazie, consigliere De Antoni. Scusi, consigliere Tonoli. Prego. Grazie. Buonasera a tutti. Nessun problema. In primis sono rimasto sorpreso che non ci sia stata da parte dell'amministrazione alcuna presentazione, nel senso che la scelta politica sembra venga dagli uffici, visto che la presentazione l'ha fatta la dirigente. Di solito una scelta, fra l'altro di questa portata, non dico si giustifica, ma si motiva perlomeno, mentre invece non c'è stata alcuna motivazione, per cui vado a fare quelle domande alle quali non ho avuto soddisfazione né nella richiesta dei dati né in sede di commissione. Avevo chiesto, visto che la delibera afferma che ci sono oltre 15.000 metri di standard in eccedenza nel PIP, quello del 91, quali fossero, mi è stata fornita la tabella che è quella appunto della variante del 91, però quando ho chiesto quanta fosse, quale e quanta parte fosse stata realizzata e quanta no, non ci sono stati forniti i dati. Chiedo di nuovo stasera se sono stati reperiti i dati e chiedo anche se nel totale standard richiesto del PIP deve esserci una certa percentuale rispetto agli standard di progetto. Mi spiego. Nei dati che sono stati forniti c'è scritto standard totale richiesto 87.840. Standard di progetto c'è l'elenco, servizi sociali, verde, parcheggio, eccetera. Ci devono essere determinate percentuali o va bene qualsiasi tipo di standard per rientrare all'interno di quanto la norma prevede? Chiedo ancora una spiegazione per quanto riguarda la relazione tecnica che è stata approntata per questa variante. Allora, a pagina 8 si parla del PTCP, il quale prevede, come mi è stato confermato in commissione, che questa sia una delle aree cosiddette ampliabili. Agli articoli 12, 14 e 15 citati delle norme del PTCP c'è scritto, leggo testualmente quello che dice la relazione.
Lo strumento urbanistico comunale può individuare in tale ambito ulteriori aree a destinazione produttiva, con la possibilità anche di insediare attività a servizio dell'ambito produttivo medesimo, ovvero può riclassificare parti delle aree produttive per consentire destinazioni non produttive, qualora siano previsti o esistano consistenti insediamenti non produttivi nelle vicinanze o all'interno delle stesse. Io confesso che ci ho capito poco da questo punto di vista, perché non so cosa ci azzecchi, nel senso che non è che noi facciamo un'area non produttiva, passiamo da un'area produttiva, ma come standard verde, a un'area produttiva. E questa è la prima domanda. Seconda, di seguito, alla luce di quanto sopra, la presente variante 69 PRG intende quindi riclassificare urbanisticamente un'area di proprietà comunale lungo via Menarè in località San Giacomo di Veglia ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 10/2010, presumo ovviamente che sia la 11 del 2010 perché la legge 10 parla delle autorizzazioni per gli impianti fotovoltaici e solare termico, quindi presumo sia la 11 del 2010, determinando una destinazione di zona consona al contesto, quale la destinazione produttiva con la possibilità di realizzare una quota di attività commerciale idonea all'ambito urbano cui afferisce, connotandola come area vocata anche ad attività di tipo terziario commerciale. L'ho già sottolineato in commissione, ho l'impressione che si faccia un po' di confusione fra gli aggettivi, come vengono intesi da un punto di vista urbanistico o da un punto di vista dello sportello unico delle attività produttive, perché o è commerciale o è terziario. L'articolo 12 citato non parla di attività commerciali, parla di attività terziario a servizio del produttivo. Non mi si dica che il commerciale è un terziario a servizio del produttivo, perché sono convinto che così non sia. Ma vado avanti. Secondo le tabelle che ci sono state presentate, qui andiamo a un'altezza massima di 12 metri, come è previsto dalle zone di 1 e di 2. Chi conosce l'ambito di cui si tratta, i sangiacomesi, meglio di me di sicuro, sanno che le altezze massime lì oggi sono attorno ai 7 metri, forse 8. Non c'è nessuno che a 12 metri, parlo della zona verso non delle industrie che sono all'interno della via dell'industria o via dell'artigianato, parlo di quelle che sono rivolte, fra virgolette, o comunque le più vicine a via Menarè. Nessuno arriva a 12 metri, pensiamo che lì 12 metri è una palazzina di 4 piani, di fatto. E quindi vicino, vista le richieste anche fatte da Luis, trovarsi per la tutela rispetto alle zone residenziali vicine, avremo un condominietto, che poi forse è un bel condominietto, ma abbiamo una fabbrica o un negozio, devo ancora capirlo, di 4 piani, di fatto 12 metri, oltre agli impianti tecnici che possono essere messi sopra, fra l'altro. E quindi, secondo me, perlomeno si poteva diminuire l'altezza massima, visto che si va in variante, si poteva tranquillamente cambiare. Ma così non si è fatto. E poi il dubbio è questo. L'affermazione molto chiara e credo anche onesta dell'ingegner Curti è stata: siccome ci sono state anche richieste commerciali, diamo il commerciale. In commissione, perché l'ha chiesto il collega De Antoni, ci è stato detto che ci sono solo 3 richieste, o 4, per iscritto da parte del Consorzio Agrario Treviso Belluno, e qualcuna venuta verbalmente, diciamo così. Si è sempre parlato anche in commissione di quello che il Consorzio farà o potrebbe fare, ma se fosse qualcun altro che compra, potrebbe fare tranquillamente un bel supermercato non alimentare di 1500 metri quadri, punto. Vendere scarpe, lavatrici, vestiti, viti, bulloni, biciclette, basta che non sia alimentare. 1500 metri, un bel supermercato. È questo che stiamo concedendo. Non stiamo dicendo al Consorzio sì, vieni pure, punto. È finito, vado avanti dopo, grazie Presidente. Bene, ci
Ci sono altre prenotazioni? Consigliere Casagrande, prego. Ecco, perfetto, grazie, buonasera a tutti. Solo una precisazione che qualche metro prima c'è un edificio che è più alto di 12 metri comunque, che è il capannone di allevamento di uova, di galline per le uova, anzi penso vada anche oltre i 12 metri. Perché su 3 piani, c'è l'allevamento su 3 piani e credo faccia più di 12 metri comunque. Ma anche se non fossero più, possono essere 11, 11 e mezzo, insomma non è che quelli attorno sono più bassi. Grazie, consigliere Casagrande. Altre prenotazioni? Non vedo prenotazioni. Allora lasciamo la risposta all'ingegner Curti. Prego, ingegnere. Ok, grazie. Allora, spero di essermi presa nota di tutte le domande, casomai mi fate un cenno. Parto dal consigliere De Antoni, che giustamente sottolineava la problematica del consumo di suolo. Ora, è chiaro che andare a costruire su un campo il suolo viene usato, questo è evidente a tutti. Il fatto è che sotto un profilo normativo quello non è consumo di suolo perché siamo all'interno del perimetro del consolidato, quindi non va a incrementare il consumo di suolo. Consigliere, questo dice la norma. Per quanto riguarda il problema del rischio di inquinamento acustico da polveri e quant'altro, così come il problema del traffico, chiaramente c'è la prescrizione dell'ULSS, ma questi sono tutti aspetti che noi affrontiamo nel momento in cui c'è un progetto edilizio, perché su una variante urbanistica facciamo fatica a sapere che tipo di attività va a insediarsi. Dopodiché non dobbiamo dimenticare che per quanto riguarda il rumore, ad esempio, c'è un piano acustico che peraltro stiamo aggiornando proprio in questo periodo. Per quanto riguarda il traffico, qualsiasi intervento edilizio, anche la casetta, figuriamoci, un intervento di questa natura viene analizzato, anzi direi che questo è proprio uno di quelli che vanno in commissione viabilità, quindi dalla polizia locale e dall'ufficio strade. Quindi questo per dire che tutti questi aspetti di possibili problemi vengono assolutamente presi in esame nel momento in cui avremo un progetto edilizio da esaminare, in quanto in quel momento avremo tutti i dati e tutte le caratteristiche dell'intervento, caratteristiche che oggi non abbiamo. Per quanto riguarda la delibera, le chiedo scusa, ha ragione, doveva essere citata la delibera del 30 settembre, quando è stato approvato il DUP, all'interno del quale c'era il piano delle alienazioni. È stata proprio una svista questa. Consigliere Tonon, per quanto riguarda gli standard, come le dicevo anche in commissione, allora, noi le verifiche comunque di norma le facciamo sul progetto di piano, quindi non siamo andati ad analizzare cosa è stato e cosa non è stato realizzato. Stiamo cercando in questo archivio di non so quanti faldoni di recuperare anche il collaudo finale, perché sono parecchi faldoni messi non proprio in ordine, quindi li stiamo cercando, ma in ogni caso la verifica l'avremo fatta comunque sul progetto approvato di piano. Non c'è una divisione del tipo di standard.
nel senso che con la 61 dell'85, vigente al momento in cui è stato fatto il PIP, diceva che nelle zone produttive deve essere prevista una quantità di standard pari al 10% della superficie territoriale, senza però andare a distinguere quale fosse il tipo di destinazione, quindi verde, parcheggio, piuttosto chiedo scusa, che altre attività. Per quanto riguarda la relazione, me la sono riletta attentamente anch'io, adesso l'ho già persa, scusi, eccola qua, dopo, perché l'avevo letta, come l'ho detto, ma sa, a volte le cose si leggono pensando già a quello che è stato scritto perché lo si sa e quindi non ci avevo posto la dovuta attenzione. Quindi oggi me la sono riletta con un po' più di attenzione. Me la sono letta mettendomi a fianco le norme del PTCP. Lo strumento urbanistico comunale può individuare in tale ambito, quindi nell'ambito di una zona produttiva ampliabile, che è l'ambito nel quale noi stiamo operando, ulteriori aree a destinazione produttiva, e del resto, se è ampliabile, è chiaro che si possono individuare ulteriori aree, con la possibilità poi di insediare attività a servizio dell'ambito produttivo medesimo, comunque ulteriori aree. Oppure lo strumento urbanistico può riclassificare parte delle aree produttive ampliabili per trasformarle in non ampliabili laddove siano previsti o esistano consistenti insediamenti non produttivi. Questo non era per dire che stiamo facendo questa seconda parte, queste sono le due possibilità che dà il PTCP nell'intervenire sulle aree produttive ampliabili. Posso ampliarle oppure posso anche trasformarle in non ampliabili se ricorrono determinati presupposti. Mi pare evidente, visto la variante che di cui stiamo discutendo, che la scelta è stata quella di utilizzare la prima possibilità fornita dal PTCP, quindi di ampliare l'area produttiva. Sì, la legge è la 11, chiaramente del 2010, l'articolo 35 della legge 11. E qua, come dicevo prima, abbiamo ritenuto di inserire o di proporre, perché poi l'ufficio propone, è il consiglio che valuta se concedere o non concedere questa destinazione commerciale. Quindi una destinazione di zona consona al contesto, e quindi abbiamo per questo zonizzato come D2, quale la destinazione produttiva, con la possibilità di realizzare una quota di attività commerciale, che è quello che ho detto, idonea all'ambito urbano a cui afferisce. E qua mi rifaccio a quello che avevo anche già detto prima, la considerazione è stata proprio per la posizione di quest'area, perché magari al centro della zona industriale forse era meno appetibile il commerciale, lungo una strada importante come via Menarec, lungo la statale, un commerciale può anche avere la sua ragion d'essere, connotandola quindi come area vocata anche ad attività di tipo terziario commerciale. Il terziario è tutto quello che non è agricoltura, industria e artigianato, quindi il commerciale rientra nel terziario. Questo era il significato di questo passaggio nella relazione. Per quanto riguarda l'altezza massima, nel momento in cui noi abbiamo proposto una D2, abbiamo tenuto le norme generali della D2. Chiaramente anche qua, se si fanno delle valutazioni per cui anziché i 12 metri è meglio 10, non è un problema. Noi siamo limitati a proporre quella che è la norma generale per tutte le zone D1 e D2, con eccezione di alcune puntualmente individuate dal piano. Quindi non so, ho dimenticato qualcosa? Questo è mio figlio. Allora, assessore Antiga, prego. Grazie Presidente, era solo per rispondere al consigliere De Antoni che era preoccupato se questo tipo di variante di iniziativa si faceva per fare cassa. Le posso assicurare che non è sicuramente per fare cassa, ma per dare attuazione a una zona produttiva che può essere ampliabile.
e per la verità quel lotto che fino a ieri era intercluso, quando abbiamo interloquito con ANAS e quindi abbiamo aperto un minimo di passaggio sulla 51 e abbiamo tolto la siepe che si andava di anno in anno a manutentare, ovviamente alla vista dei passanti è diventata di assoluto interesse. Se però poi mi vado a vedere il piano che mi dice che quella è una zona verde dove dovrei mettere le attrezzature ricreative per il tempo libero, sulla 51, se posso, scelgo diversamente, nel senso che magari vedrei di fare quelle attività ricreative per il tempo libero un po' più distante dalla 51 e quindi se si deve optare tra le due, credo che più consona sia magari quello che stiamo, se lo deliberate, questa sera. Grazie. Grazie, Assessore Antiga. Altre prenotazioni? Consigliere De Bastiani. Intanto volevo informare l'assessore Antiga che per fortuna c'è ancora gente a cui non danno fastidio le siepi. Non è il caso di questa amministrazione che mi sembra che sia accanita in questi 4 anni sul verde pubblico e non. Una siepe per fortuna non dà fastidio a tanti, evidentemente dava fastidio a voi. Faccio una considerazione. Ci si indigna, giustamente, quando dei ragazzi imbrattano con una vernice lavabile dei monumenti storici, che è un'azione deprecabile, ma per fortuna reversibile. Invece non ci si indigna, ma anzi si applaude quando viene consumato del suolo, anche se secondo la burocrazia, l'ho appreso questa sera, costruire, mettere cemento su un'area verde per alcune norme burocratiche non corrisponde a consumo di suolo. Per fortuna la logica e la lingua italiana sono difformi alle prescrizioni normative. Avevamo bisogno di altro cemento a Vittorio? Non credo. Io credo che l'ipotesi fatta dal consigliere De Antoni sia quella più logica. Torna fuori il discorso di attuazione di una zona, ma cosa vuol dire? Cioè, voglio dire perché c'è un pezzo di verde, bisogna riempirlo per attuare non si sa cosa. E una volta attuato, siccome sarà tutto pieno quella zona di verde, l'attuazione riguarderà le parti limitrofe. Così andiamo avanti e confermiamo il nostro record. Vittorio Veneto è tra i comuni con maggior consumo di suolo di tutta la provincia di Treviso, e la provincia di Treviso e il Veneto sono le regioni con maggior, assieme alla Lombardia, con maggior consumo di suolo di tutta l'Italia. E allora almeno per favore non sbraitiamo e non invidiamoci quando dei ragazzi esprimono con degli atti, non del tutto condivisibili, la loro protesta rispetto a questo modo di procedere. Grazie consigliere. Consigliere Balliana. Grazie, buonasera. Allora, io mi ricollego all'intervento fatto poc'anzi dal collega consigliere De Bastiani e in premessa vorrei dire che sì, effettivamente da un punto di vista tecnico non sarà consumo di suolo, però è evidente che si va a costruire su una zona verde
E tutto questo sappiamo benissimo, e ce lo spiegano ogni giorno anche esperti dell'ambiente e anche scienziati, che va a influire sulla questione anche dell'aumento delle temperature e quindi la questione del clima. Quindi ogni giorno, ogni azione che noi compiamo, ogni scelta politica che viene fatta può essere in aiuto a quello che è la salvaguardia o la tutela dell'ambiente e la ricerca di non far aumentare appunto le temperature, oppure un'azione in contraria che va nel senso opposto e quindi è un altro fattore che determina determinate cause, che sappiamo benissimo gli effetti che producono queste cause. Quindi dal mio punto di vista, oggigiorno nel 2023, con tutto quello che sta succedendo, con tutta l'esperienza che abbiamo, con tutte le tesi scientifiche che ci sono, ancora una volta continuiamo ad andare verso una direzione. Ancora una volta le amministrazioni comunali, non tutte per fortuna, ma questa in particolare, continua a seguire una strada che è una strada vecchia di cementificazione del territorio. Allora, la considerazione che volevo fare io era anche questa. Il consumo di suolo netto è valutato attraverso il bilancio tra il consumo di suolo e l'aumento di superfici agricole, naturali e seminaturali dovuti a interventi di recupero, demolizione o rinaturalizzazione di aree compromesse. Allora, quello che voglio dire io, questo intervento poteva anche starci dal mio punto di vista, qualora l'amministrazione avesse ipotizzato di rendere verde, di rinaturalizzare o di rendere zona agricola un'altra area già cementificata, quello che attualmente si fanno anche nei piani urbanistici attuali. Invece, come l'ha detto prima il consigliere De Antoni, questa scelta amministrativa avviene al di fuori, ad esempio, del PAT, che è uno strumento che secondo me, spero, abbia valutato eventualmente l'aumento di cubatura rispetto al riportare a terreno naturale, voglio dire, a rendere, permeabilizzare certe aree. Quindi quello che mi sento di dire è che secondo me è una scelta non valutata correttamente, cioè mi può star bene che magari in quell'area è un'area sul Menèrè, può essere anche un'area già compromessa, mi può star bene questo concetto, però dall'altra parte non avanzate mai proposte per ridimensionare aree o riqualificare aree nel senso di renderle verdi. È questo il concetto che non sta in piedi dal mio punto di vista. Quindi, ripeto, io sono contraria per questi motivi, non perché quell'area là, ripeto, è a ridosso del Menèrè, è già compromessa, se vogliamo, da un punto di vista logico, naturale pensarlo, però andiamo ancora ad aumentare le coperture dei terreni e quindi a rendere le aree impermeabilizzate. Altra cosa, l'ha detto prima il consigliere De Antoni, le Nazioni Unite, l'Europa ci chiede di azzerare il consumo di suolo nel 2050 e ultima cosa che mi premeva sottolineare e che non vorrei fosse fatta con la stessa logica, perché se noi diciamo che nella zona industriale abbiamo un disavanzo, cioè di 15.000 metri quadrati di verde, non vorrei che anche per la questione del Parco Dan fosse questa la giustificazione di vendere anche l'area del Parco Dan, quindi un'altra area verde che andrà dismessa all'interno della zona industriale. E io penso che quando sono state fatte delle scelte, dei parametri di aree verdi da rispettare anche all'interno delle zone industriali, sono delle scelte fatte con dei parametri urbanistici giustificabili e corretti che però noi assolutamente non stiamo rispettando e quindi io sinceramente sono contraria proprio per questo motivo qua, perché non è inserito in una visione complessiva dell'urbanistica della città. Grazie. Grazie consigliere.
Consigliere Tonon, prego. Grazie, finisco l'intervento che avevo cominciato prima. Torno alle norme provinciali, articolo 14, direttive per le aree produttive ampliabili, è l'articolo citato in base al quale si procede con questa variante. Comma 1, per le aree produttive la cui consistenza edilizia in atto il PTCP considera aree ampliabili, lo strumento urbanistico conferma la destinazione produttiva, eccetera. Comma 2. Ferma la principale destinazione produttiva delle aree di cui al comma 1, che contempla gli usi con essa compatibili, ossia in via esemplificativa, attività industriali ed artigianali, logistica, magazzini, depositi e simili, all'interno di esse il PRC potrà altresì individuare attività per la logistica ed inoltre, secondo precisi criteri di concentrazione e razionalizzazione, apposite zone destinate all'insediamento di attività terziarie a servizio dell'ambito produttivo. Io in questa variante non vedo nulla di tutto ciò. Cioè, quali sono i criteri di concentrazione e razionalizzazione? Sempre intendendo che il commerciale sia terziario, cosa su cui sono assolutamente convinto che non sia così. Cioè, qua non si parla mai di attività commerciali, mai. Si parla sempre di attività produttive. E quindi non capisco come ci cacciamo dentro, ci sia la proposta di cacciare il commerciale all'interno. Ma questo è una specifica, perché comunque sono contrario a questo tipo di utilizzo dell'urbanistica in base alle richieste noi, alla carte, ecco, urbanistica alla carte, in base alle richieste, bene, questa la soddisfiamo, altra richiesta la soddisfiamo, tant'è vero che precedentemente, non solo l'amministrazione che ho avuto l'onore di presiedere, ma anche la precedente, non aveva dato risposta positiva alla medesima domanda, no, non aveva dato risposta positiva, e poi, se vogliamo dirla tutta, Assessore Antica, poco più avanti a sinistra, scendendo, fate area attrezzata, Sì, no tan non tan, quindi non dica che l'anno va bene, troviamo un'altra scusa piuttosto. Altra domanda, siccome c'ero nel 91, quando è stato deciso, mi ricordo che lì è stato fatto un esproprio per le aree. Allora mi chiedo, siccome qui di fatto non c'è più utilità pubblica, perché se la si vende non c'è più utilità pubblica. Siamo sicuri che non ci sia il diritto di retrocessione da parte di non so chi fosse, i proprietari precedenti, non so, siamo sicuri? Perché se è stata espropriata per utilità pubblica e questa utilità pubblica viene a cessare, perché se viene alienato non si può dire perché ci sia più utilità pubblica. Siamo sicuri? Me lo chiedo, ho l'impressione che stiamo mettendo su un vassoio d'argento la possibilità di qualcuno, così lavorano anche i nostri uffici legali, su un vassoio d'argento la possibilità di chiedere la retrocessione. Secondo me ne hanno pieno diritto. Se invece resta così verde, assolutamente no. Non è cosa da poco. Mi auguro, perché togliendo questi 4.000 e qualcosa restano ancora 11.000 rotti, adesso non mi ricordo l'area DAN quanti metri faccia, e vai anche con l'area DAN, visto che è già stata chiesta. Faremo la medesima procedura, non so se lì forse ci sarà, non si metterà il commerciale, ma non lo so, altra procedura, altra vendita. E così riduciamo man mano, anche se concordo che la norma dice siamo nel consolidato per cui non c'è consumo, formalmente da un punto di vista normativo non fa una piega ragionamento. Da un punto di vista terminologico, diciamo, e soprattutto della sensibilità, concordo con il collega De Bastiani. È consumo, punto. La legge ci dice che non è consumo, ma sappiamo tutti che stiamo cementificando. La domanda è, ma proprio, cioè con le possibilità che ci sono di ristrutturazione, di abbattimento, di ricucitura, eccetera, no, bisogna farlo lì. Perché? Ma non perché c'è una scelta, perché ce l'hanno chiesto. Perché ce l'hanno chiesto? Ma quando mai si fa una scelta perché ce l'hanno chiesto? Ripeto, urbanistica alla carte. Spero che non tanti cittadini stiano ascoltando, perché sennò domani, mi serve questo, aspetta, fai domanda perché me la dà. Francamente sono in completo disaccordo con questo modo di procedere, grazie. Grazie consigliere. Consigliere De Nardi, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti.
più distante perché ha veramente l'audio molto alto. Ovviamente concordo con i colleghi consiglieri di minoranza che mi hanno preceduto, cerco di essere rapida anche per non ripetere a lungo concetti già espressi. Capisco che anche se giuridicamente non lo è, perché la norma non lo inquadra come tale, sfido chiunque di noi a sostenere che di fatto quello che la maggioranza propone questa sera sia consumo di suolo, nel senso che tecnicamente quel suolo non sarà più verde, che poi giuridicamente, appartenendo a un ambito consolidato, non vada a aumentare, o meglio erode, le quote disponibili, è una questione meramente tecnica e non la realtà di quello che succederà. È una scelta che sacrifica ancora il verde. È vero che la nostra città fortunatamente è dotata di ampie aree non urbanizzate, non costruite, però è anche da sempre una caratteristica che ci qualifica nell'ambito di un panorama, quello della Regione Veneto, che sappiamo benissimo insieme con la Lombardia avere i livelli più alti in Italia di sacrificio del suolo a favore delle attività produttive, degli insediamenti urbani. Non mi piace questa proposta perché porta un'area commerciale in una zona industriale. Una delle tante cose che sono state dette negli anni è che la scelta felice di costruire di spostare tutte le attività industriali nella zona a sud della città ha fatto sì che, è vero, la città non lo percepisce come un corpo a sé molto legato, ma nel contempo ha garantito la possibilità di svilupparsi, di crescere e di consolidarsi a un'area importante, un'area produttiva particolarmente importante per l'economia non solo regionale, provinciale ma anche regionale. Però noi di fatto stiamo facendo, non dico l'operazione inversa, cioè di portare pezzi che urbanisticamente di solito appartengono alla città più propriamente detta in zona industriale, insomma, più o meno stiamo facendo questa cosa. Se è vero che ci sono soggetti e sono diversi interessati, formalmente a quanto ho capito dai colleghi che sono andati in commissione non è così, ma ci fidiamo ciecamente dell'amministrazione che siano state fatte delle richieste in tipo informale, quindi non scritte ma solo verbali. Questo significa che è ben pensabile, ben possibile che quello che andrà a insediarsi lì non è detto sia il consorzio, perché sarà una procedura di evidenza pubblica a assegnare il terreno, e quindi, come giustamente rilevava prima di me il consigliere Tonon, è ben possibile che non stiamo ragionando di spostare il consorzio da un altro comune a Vittorio Veneto, ma che creiamo un'area commerciale che ipoteticamente potrà avere qualsiasi altro tipo di insediamento nello specifico, escluso quello alimentare, ma appunto dai giocattoli alle scarpe, dai vestiti agli elettrodomestici, anche perché non vedo ci siano limiti di categoria merceologica, potrà insediarvisi. Mi lego anche alle affermazioni del parere dell'ULSS. Ritengo anch'io che i problemi di viabilità che si potranno ingenerare siano da tenere in considerazione come ulteriore elemento negativo di questa proposta, perché se effettivamente dovesse essere poi il consorzio a stabilirsi lì, proviamo anche a pensare che cosa vuol dire far entrare e uscire da quell'area magari anche qualche trattore, furgoni, camion,
e credo che tutti quanti abbiamo presente cosa ci sia su quella strada. Un'ultima, e questo a maggior ragione se pensiamo quelle che sono le prospettive che l'amministrazione ha in relazione al futuro dell'aerocampo. Futuro dell'aerocampo che, ricordo, dovrebbe accogliere, secondo le idee dell'amministrazione, una volta venduto il Parco Dan, quello che ora è l'area che primariamente a San Giacomo è dedicata alle attività ricreative, alle feste, alle sagre, e quindi vorrei capire all'assessore Antiga, che è perplesso dal fatto di tenere le attività ricreative come teoricamente dovrebbe essere quell'area, contemporaneamente però va bene dall'altra parte della strada, qualche decina di metri più giù. Per cui o l'una o l'altra, a meno che il lato sinistro o destro della strada, destro o sinistro a seconda di come si sta percorrendo la via, cambi significativamente il fatto che va bene o non va bene fare un'area ricreativa lungo il Menarè. Per cui vedo elementi negativi abbastanza insuperabili, a mio avviso, in questa proposta. Grazie, consigliere. Prego, consigliere Antoni. Sì, assessore Antiga, non prendiamoci in giro, assessore Antiga, non prendiamoci in giro. Tutto l'intervento dell'ingegner Curti è stato proprio fatto sottolineando che cerchiamo di venire incontro alle esigenze dei richiedenti, perché prima facciamo la trasformazione in area produttiva, poi, visto che probabilmente il consorzio agrario è interessato a avere anche un'area commerciale, consentiamo anche, in ulteriore deroga rispetto alla prima deroga, consentiamo anche di trasformarla in area commerciale fino a 1500 metri quadri di superficie. Comunque, anche se non fosse il consorzio agrario, come dicevano quelli che mi hanno preceduto, comunque si crea un'area commerciale in una città dove non c'è assolutamente bisogno di nuove aree commerciali, perché ci sono, come sapete tutti questi esercizi che stanno chiudendo. Se apriamo ancora attività ad altre aziende che vengono da fuori, sicuramente creiamo concorrenza per i piccoli esercenti. E non mi si venga a dire che sì, tanto era un poco più in giù, mi è stato detto in commissione, ma tanto il consorzio agrario era 500 metri più in giù, quindi io non posso, lavoro e discuto sulle problematiche del comune di Vittorio Veneto, non posso andare a Colle Umberto a dire quello che devono fare. Sicuramente in questo modo, che sia il consorzio agrario che sia un'altra azienda, comunque sarà un'attività commerciale che porterà via lavoro o comunque danneggerà gli altri esercizi. Quindi, diciamoci la verità, cerchiamo di incassare più soldi possibili da quel terreno. Questa è l'indicazione per cui stiamo discutendo questa sera. Sul discorso dell'uso del suolo, la ratio della legge 14 è quella proprio di ridurre il consumo di suolo in generale, di azzerarlo addirittura entro il 2050, dice l'Unione Europea. Non stiamo a dire che con questo intervento non si aumenta il consumo del suolo. L'altra cosa che in qualche modo mi spaventa è quella che ha detto l'ingegner Curti, cioè noi adesso facciamo questa variante urbanistica, poi vedremo quali possono essere le problematiche sul traffico, sui rumori, sui fumi, eccetera. Ma quando l'interessato presenterà la richiesta del permesso a costruire, ma chi può comprare un terreno e spendere 320.000 euro, 350.000 euro, quant'è, insomma, circa 300.000 euro, senza essere certo che poi potrà realizzare quello che intende realizzare? Quindi sicuramente gli state dando delle assicurazioni per le quali sicuramente ci sono già state le interlocuzioni con l'ANAS, diceva prima l'assessore, stiamo verificando che tutte queste cose possono essere assicurate prima di fare la verifica. Allora dico, perché non la facciamo prima la verifica per capire quali possono essere le conseguenze? Scusate, un'ultimissima cosa,
Chiedo se intendete togliere dalle premesse della delibera i riferimenti a una legge che è stata abrogata. Ci sono 4 riferimenti alla legge 61 del 1985 che è stata abrogata con la legge 4, con la legge 14, quella che è negli anni successivi. Lasciamo tutti questi riferimenti a una legge abrogata? Grazie, consigliere. Assessore Antiga. Grazie Presidente, se posso è sintetico. Con la Renardi dicevo che sicuramente la valutazione, consigliere, deve essere diversa, perché un conto è valutare un'attività tempo libero su 4.000 metri in fregio, magari la statale, e un'altra area di 88.000 euro, sempre in fregio alla stessa metri quadrati. Quindi credo che sia diverso tra 4.000 e 88.000 metri quadrati. Poi al consigliere Tonon, loro hanno avuto il coraggio di dire no a quell'area, ovviamente avevano le loro motivazioni. Noi abbiamo avuto magari il coraggio diverso di dire di no a 50.000 metri cubi commerciali in centro a Lavotti, perché quando abbiamo visto quel progetto erano considerati e c'erano scritto 50.000, quindi lì abbiamo detto di no, per esempio. Quindi non è che si fa alla carta, ma le valutazioni vanno fatte, come vanno fatte nell'approvazione del progetto della Tecnosistemi, di fare tutta la piantumazione e il riordino fronte fabbrica su area comunale di un progetto di verde che sicuramente è interessante e va sposato e approvato, quindi non è proprio alla carta. Si fanno delle valutazioni diverse, però mi creda, delle valutazioni. Grazie. Grazie Assessore. Prego, Ingegnere. No, volevo semplicemente spiegare sull'ultima osservazione del consigliere Di Antoni. È vero che la legge 6185 è stata abrogata dalla legge 11 del 2004 che all'articolo 48 disciplina le varianti al PRG facendo ancora riferimento alla legge 61 perché è l'unica legge che parla di piano regolatore, perché la legge 11 parla di piano regolatore comunale, quindi di PAT e PI. Pertanto le varianti al PRG sono ancora disciplinate da un articolo che è stato abrogato, però viene richiamato, così come viene richiamato dalla legge 11 del 2010 in virtù della quale possiamo fare la variante. È vero che è abrogata, però questo è l'unico riferimento che c'è e viene richiamato da tutte le leggi successive che consentono di fare varianti ai piani regolatori generali per i comuni non dotati di PAT e quindi non possiamo non citarla. Altre prenotazioni? Non vedo nulla, quindi possiamo passare alla dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto. Non vedo dichiarazione di voto, quindi passiamo in votazione. È la prima che facciamo, quindi un attimo di pazienza che... Adesso apro la votazione. Troverete sui vostri display favorevole, contrario, astenuto. Votate e nei video vedete anche chi ha votato e in che modo, quindi votazione palese. Mi sembra che abbiano votato tutti. Verde favorevole, rosso contrario. Adesso chiudo la votazione. La votazione è chiusa, quindi
La delibera è approvata con 11 favorevoli, 5 contrari, 0 astenuti. Votiamo ora per l'immediata... non c'è. Bene, la prima votazione col nuovo sistema è andata a buon fine. Passiamo al punto successivo. Punto successivo. Verifica quantità e qualità di aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive terziarie, ai sensi delle leggi 18 aprile 62, numero 167, 22 ottobre 71, numero 865 e 5 agosto 78, numero 457, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie. Lascio l'illustrazione della proposta di delibera a sempre l'ingegner Curti. Grazie. L'articolo 172 della 267 del 2000 prevede che fra gli allegati al bilancio ci sia anche una delibera che fa un po' la ricognizione di quelle che sono aree o fabbricati ai sensi di tutte le leggi che ha citato il Presidente, che sono aree o fabbricati destinate o a edilizia residenziale pubblica, edilizia convenzionata, sovvenzionata, agevolata o a PIP. Quindi questa delibera che si propone è semplicemente la presa d'atto che allo stato attuale il Comune di Vittorio Veneto non dispone di aree destinate, diciamola semplicemente a PEP o a PIP, da mettere a disposizione per cederli in proprietà o in diritto di superficie. Grazie, ingegnere. Bene, partiamo con le prenotazioni. Non vedo alcuna prenotazione. Dichiarazione di voto? Nessuna dichiarazione di voto, quindi passiamo in votazione. Apro la votazione. Ok. Votazione aperta. Ok, abbiamo votato. Chiusa la votazione. Allora, favorevoli 16, contrari 0, astenuti 0. La delibera è approvata. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Prego, consiglieri. Hanno votato i consiglieri. Chiudo la votazione. Allora, la delibera è immediatamente eseguibile con favorevoli 16, contrari 0, astenuti 0. Grazie, passiamo alla prossima proposta di delibera. Prossima proposta di delibera è approvazione della nota di aggiornamento del documento unico di programmazione
ovvero con acronimo DUP. Sì, esattamente come avevamo detto, ci sarà una presentazione congiunta con il punto numero 8 all'ordine del giorno, ovvero l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025. Lascio l'illustrazione della delibera al vice sindaco Cosocco. Prego, vice sindaco. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Qui con me sono presenti il dottor Alessandro Sarri e la dottoressa Olivia Daparè. In aula è presente anche il Presidente dei Revisori dei Conti Michele Genovese. Vi dico come intendo un attimo impostare la discussione questa sera in modo sia più chiara un attimo per tutti. Innanzitutto stiamo distribuendo un attimo quello che sono sull'aggiornamento di questa sera del DUP le variazioni rispetto a quello approvato in aula il 22 di settembre mi sembra, quindi le potete trovare insomma quali sono stati un attimo gli aggiornamenti fatti al DUP che poi porremo in discussione. Ci sarà la presentazione del bilancio tramite alcune slide e prima della presentazione del bilancio, dopo il mio intervento, vorrei che la dottoressa Costalonga vi aggiornasse su quella che è stata la sentenza sulla famosa causa dei derivati, quindi informare voi consiglieri di quello che è successo poi con la sentenza che c'è stata in questo mese di marzo. Quindi io posso solo dire intanto che siamo arrivati alla proposta di approvazione di questo bilancio, un bilancio che è stato molto condizionato dal problema dei costi energetici. La situazione da novembre ad oggi è completamente cambiata, fortunatamente. Eravamo molto preoccupati a fine anno, inizio del 2023, perché effettivamente i costi dell'energia, sia essa di gas, sia essa di energia elettrica, sul mercato erano veramente elevati, come sapete, un problema che ha toccato un po' tutti. Fortunatamente poi dal mese di gennaio-febbraio è cominciato tutto a scendere, questo ci ha dato anche l'opportunità in modo più tranquillo, in modo che vedremo, di approntare il bilancio e di questo ringrazio veramente l'ufficio economato ragioneria che ha dato... sapete, ci sono stati tanti cambiamenti nel 2022 di personale così, ma qua con la dottoressa Daparè e poi con il dottor Sarri veramente sono stati veramente bravi a prendere in mano una situazione che non era semplice, anche grazie anche all'aiuto del segretario. Qua veramente è stato fatto un eccellente lavoro e che stasera vi presenteremo. Quindi io adesso direi che se la dottoressa Costalonga viene al mio posto a informare il Consiglio sulla sentenza dei derivati, dopodiché la dottoressa Daparè e il dottor Sarri presenteranno delle slide che hanno per spiegarvi meglio il bilancio e dopodiché ci sarà anche il Presidente Michele Genovese che risponderà a tutti quanti alle vostre domande. Vi ringrazio, lascio la parola. Ok, grazie Sindaco. Grazie. Allora approfitto per dare il benvenuto a nome di tutto il Consiglio Comunale di Vittorio Veneto al dottor Alessandro Sardi, che è il nuovo dirigente del settore finanziario del Comune di Vittorio Veneto. Il dottor Sarri proviene dal Comune di Pasiano di Pordenone e auguro al dottor Sarri un buon lavoro nel nostro Comune e insomma che sia proficuo, e so che è stato subito buttato nell'arena per in qualche modo mettere subito carne al fuoco su questo nuovo bilancio e quindi la ringrazio, in bocca al lupo, buon lavoro. Saluto anche la dottoressa Olivia Daparè che già abbiamo conosciuto in altre occasioni e vi lascio la parola per l'illustrazione del bilancio preventivo.
Prima lascio la parola all'avvocato Costalonga per una illustrazione relativa ai derivati. Prego, avvocato. Buonasera a tutti. Allora, in data 2 marzo 2023 è stata pubblicata la sentenza definitiva di primo grado sui derivati, la sentenza numero 412-2023. Allora, vi ricordate che c'era stata appunto una sentenza non definitiva che dichiarava la nullità di entrambi i derivati che aveva stipulato il contratto che aveva stipulato il Comune di Vittorio Veneto. Nullità per diciamo una causa e per un oggetto indeterminato e indeterminabile. Queste sostanzialmente erano il motivo della nullità. Il giudice aveva rimesso la causa in istruttoria richiedendo un supplemento appunto di istruttoria con la nomina dei CTU d'ufficio per una quantificazione esatta dei differenziali, dei flussi differenziali. I CTU hanno quindi concluso la loro relazione e siamo arrivati al 2 marzo 2023 con la pubblicazione della sentenza definitiva. La sentenza definitiva è una sentenza che diciamo, dà una vittoria al Comune di Vittorio Veneto ad ampio diciamo, raggio, perché condanna Banca d'Intesa alla restituzione a favore del Comune di Vittorio Veneto di questa somma di questi flussi differenziali che è di 291.458,55 oltre agli interessi, che non sono interessi legali, bensì interessi moratori. Per cui, facendo una quantificazione che abbiamo già, insomma, che abbiamo già fatto dal 2017, perché è la data in cui è stata iniziata diciamo, la causa, cioè, o meglio la prima praticamente interruzione cioè la prima domanda sostanzialmente, fino ipotizzando che il pagamento avvenga entro il 30 di aprile, cioè entro il prossimo mese, porta ad un tasso calcolato sui 290, porta ad una cifra calcolata sui 291.000 euro di 145.617,46 per un totale quindi di circa 437.076,01, importo ovviamente che è poi da tarare ovviamente al momento in cui il saldo verrà pagato. Condanna inoltre, sempre appunto questa sentenza, alla rifusione delle spese che il Comune di Vittorio Veneto ha sostenuto per la difesa legale, che sono state diciamo, quantificate, che il giudice quantifica nell'importo massimo, ma che poi ha nel dispositivo quantificato limitandosi a determinare solo l'acconto che avevamo versato, e questo sarà un motivo da valutare se fare praticamente un appello incidentale nel momento in cui la banca dovesse impugnare questa sentenza diciamo, definitiva. Condanna altresì la Banca Intesa a liquidare al Comune di Vittorio Veneto le spese vive, quindi le spese diciamo, processuali, le spese che il Comune ha sostenuto per il proprio CTP, quindi per il consulente di parte, e anche per i consulenti d'ufficio, il cui importo è di oltre 80.000 euro. Ecco, questo è diciamo, il contenuto di questa sentenza definitiva. Il nostro collegio difensivo adesso si sta attivando per quantificare appunto l'importo e per chiedere a Banca Intesa se intende pagare spontaneamente questo importo oppure no, e quindi impugnare anche la sentenza definitiva. Ricordiamo che abbiamo già l'impugnazione della sentenza non definitiva, quindi abbiamo già un appello dinanzi alla Corte d'Appello. Questo è tutto. Se avete domande. Grazie, avvocato Costalonga.
Bene, lascio la parola al dottor Sarri. Allora, eccolo qua. Prego, dottor Sarri. Buonasera a tutti e vi ringrazio del benvenuto. Procedo quindi in questa esposizione alla presentazione del bilancio di previsione per il triennio 23-25. Cercherò di essere meno tecnico possibile e rendere più comprensibile le varie poste del bilancio di previsione del triennio. Confermo e quindi concordo con l'assessore che diciamo divenire al pareggio di bilancio, soprattutto per l'esercizio 2023, è stato piuttosto faticoso, dovuto più che altro a una rigidità del nostro bilancio, soprattutto per quanto riguarda la parte corrente, e questi sono sicuramente i fattori principali di questa rigidità sono sicuramente il problema derivati, che ancorché ci vede vittoriosi in una sentenza di primo grado, comunque ci obbliga ad avere un atteggiamento del tutto prudenziale. Dopodiché abbiamo registrato sicuramente degli aumenti relativamente al caro energia e dei piccoli aumenti sulla programmazione finanziaria della spesa di personale. Detto questo, vediamo di farlo partire. Ok, perfetto, spero si possa vedere. Allora, la tabella che viene illustrata pone a confronto il bilancio del triennio 23-25 con il bilancio dello scorso anno approvato dal Consiglio Comunale qui in questa sede. E vedete che il bilancio del 2023, quindi il totale generale delle entrate, si chiude con un aumento complessivo delle entrate. Se l'anno scorso avevamo la pandemia, quest'anno abbiamo tutta la partita legata sicuramente al PNRR, dove i relativi contributi vengono contabilizzati sia nella parte corrente, quindi in trasferimenti correnti, che nella parte di trasferimenti di parte capitale, quindi destinata ad investimenti. La stessa cosa dicasi anche per la parte spesa. Scusate che vediamo, no, non se n'è andato. Non importa, continuiamo. Mentre la parte spesa chiude nel pareggio. Volendo andare ad analizzare brevemente, perché cercherò di essere il più sintetico possibile, le varie componenti del bilancio, il prospetto che vi illustro e che cerco di rappresentarvi attraverso dei grafici, giusto per renderlo un po' più di semplice lettura. Non si vede. Vediamo un attimo se riusciamo. Non si chiude neanche. Questo, perfetto. Meglio? Perfetto. Eravamo al titolo primo della spesa. Il titolo primo della spesa di fatto sono le entrate tributarie, ok? Quindi di fatto vi rappresento per l'anno 2022 questa componente colorata di fatto questa componente colorata di fatto è l'IMU, questa è l'addizionale comunale, questa è l'attività accertativa e questa piccola parte che vedete colorata è l'imposta di soggiorno. Detto questo, cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che rispetto all'anno 2022, di fatto, per tutto il triennio, l'IMU rimane di fatto sempre uguale, sale un po' nel 2023 per poi assestarsi. Ora, come abbiamo calcolato questo tipo di previsione? Sicuramente dalla banca dati e poi applicando le regole dei principi contabili, nel senso che il nostro portale di Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei dati, dei range calcolati sul quale noi abbiamo applicato il valore medio, quindi la stima è sicuramente attendibile e sicuramente prudenziale. Altra cosa che abbiamo detto in commissione, tra l'altro discussa,
vediamo che l'attività di verifica e controllo vede un incremento nell'anno 2023 per poi scendere nel 2024 e 2025. Questo è giustificato dal fatto che andremo sicuramente a incrementare l'attività accertativa, andando ad accertare sicuramente 3 annualità. Al di là di quello che riguarda, questo, oltre ad essere un principio di equità fiscale, ma non sta a me dirlo, e questo poi induce indubbi vantaggi per quanto riguarda sia il bilancio dell'ente, perché dare un'accelerata all'attività accertativa significa portare una progressiva riduzione del fondo a svalutazione crediti o fondo crediti dubbi che dir si voglia, e lo vedremo dopo, e quindi liberare risorse accantonate nell'avanzo d'amministrazione. Su questo mi sento anche di dire come servizio economico-finanziario che non vuol dire avere un atteggiamento non collaborativo con il contribuente, nel senso che ci sono a disposizione tutta una serie di strumenti deflattivi del contenzioso tributario, vedisi ravvedimento operoso, vedisi rateizzazioni previsti dal regolamento, che consentono di venire incontro al contribuente in difficoltà. Questo grafico dimostra quindi quanto fatto vedere dal 22 al 2025, vediamo che di fatto l'addizionale comunale tende a salire leggermente, prendendo i dati dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate, come avevo detto prima, e per quanto riguarda l'INU tende di fatto ad assestarsi. Abbiamo un innalzamento nel 2023 dell'attività accertativa riguardo IMU, TASI, verifica e controllo, mentre l'imposta di soggiorno rimane di fatto stabile. Per quanto riguarda i trasferimenti, naturalmente abbiamo dovuto estrapolare la componente PNRR dei trasferimenti correnti, altrimenti avremmo visto il 2023 salire in maniera esponenziale verso l'alto. Quindi di fatto i trasferimenti salgono, non più di tanto, ma salgono i trasferimenti dallo Stato, e questa è la componente PNRR che prevediamo nell'anno 2023 ed è legata principalmente a tutte le attività legate alla digitalizzazione, che trovano spazio nella parte corrente del bilancio. Naturalmente i trasferimenti delle amministrazioni regionali e locali sono stabili, quelli da imprese salgono a seconda delle previsioni, gli altri trasferimenti sono di modesta entità e quindi sono poco rilevanti. Le entrate extratributarie, il titolo terzo dell'entrata. Il Comune ha la propria fonte di entrata da queste entrate extratributarie nei proventi della vendita di servizi e dai fitti attivi. Questo è praticamente il cuore di questo titolo sostanzialmente. Gli altri sono minoritari. Vediamo subito, repressione di illeciti si intende codice della strada principalmente, infrazioni legate al codice della strada. Gli altri redditi di capitale generalmente sono i dividendi delle società partecipate e altre entrate minori. Vorrei soffermarmi su questa parte che è la più predominante, la più importante per il Comune. Vediamo infatti che la proventi dalla gestione dei beni, quindi di fatto, se vogliamo dirlo in poche parole, i fitti attivi, incidono nel bilancio per quasi 1.400.000 euro, quindi molto. Le altre entrate le possiamo classificare nei proventi dei servizi scolastici ed educativi, dagli impianti sportivi e le altre entrate. Quindi la parte grossa la troviamo proprio in questa parte qua. Passiamo alle entrate in conto capitale, intendendosi per tale quelle che finanziano investimenti, quindi con queste entrate hanno una destinazione ben precisa, devo finanziare investimenti. Abbiamo i contributi in conto capitale, quindi destinati specificatamente ad investimenti, del quale anche quest'anno abbiamo estrapolato tutti i contributi legati al PNRR, perché per il ragionamento fatto prima, altrimenti avremmo visto questa colonna salire qua sopra e non sarebbe stata, diciamo che il confronto, soprattutto con l'anno precedente, non sarebbe stato molto veritiero, insomma. Le alienazioni, come da piano, e le altre entrate. Detto ciò, questo l'avevamo visto anche l'altra sera in commissione e ci tengo a farlo perché è molto interessante, nel senso che questo è il grafico delle nostre entrate correnti. Quindi quello che è interessante è che tutta questa fetta sono tributi,
quindi quello che abbiamo visto prima, e questa fetta, quindi oltre la metà, finanzia tutte le spese correnti, quindi tutta la gestione dell'ente e anche il rimborso dei prestiti. Quindi i trasferimenti, diciamo, ordinari statali e le nostre entrate extratributarie, sì, ok, finanziano le nostre spese, la nostra gestione corrente, ma la parte importante la fa di fatto la politica tributaria dell'ente. Da tutto questo equilibrio di bilancio, quindi entrate correnti su spese correnti, abbiamo un piccolo avanzo di 60.000 euro derivanti dai proventi codice della strada che sono destinati all'acquisto di attrezzature e quindi confluiscono nella spesa per gli investimenti. Lo stesso ragionamento lo facciamo per la parte corrente. Allora, vediamo che la parte corrente che vale, la parte investimento, scusate, la parte investimento vale circa 12 milioni di euro per il 2023, che viene finanziata come? Sicuramente dalle entrate in conto capitale che abbiamo visto prima, comprensive di PNRR che abbiamo visto, una piccola parte di avanzo di amministrazione applicato al bilancio e poi il fondo pluriennale vincolato. Vedo di concludere velocemente. Come si spende la spesa, come spendiamo la spesa corrente, e quindi queste sono tutte le missioni del bilancio con cui viene destinata tutta la spesa corrente. Esempio, istruzione e diritto allo studio vale circa 2.100.000, pari all'11% della spesa corrente. E le politiche giovanili e il tempo libero il 3%, lo sviluppo sostenibile altro 3%, le fonti energetiche pari a 445.000 euro il 2% e così via per tutte le missioni. Naturalmente i colori qua sotto corrispondono alla missione e alle fette della torta. Naturalmente questi dati li trovate anche nel DUP, soltanto che qui vengono raggruppati in questo grafico a torta e quindi magari è reso un po' più leggibile o di immediata comprensione, diciamo. Lo stessa cosa per la parte capitale. La parte capitale, questo dove andiamo ad investire. Ad esempio il 2% delle nostre entrate in conto capitale vengono destinate alle politiche giovanili, sport e tempo libero, e vale circa 847.000 euro. Lo sviluppo sostenibile vale il 16% per 2.747.059 e così via. Un occhio all'avanzo presunto. È un avanzo presunto, ne riparleremo con il riaccertamento fra un po' di tempo, però è un dato abbastanza indicativo. Allora, quello che diciamo una sana gestione dovrebbe tendere è alla riduzione di questo numeretto qua, che è il 54,83%, che è un po' quello che avevo anticipato prima, nel senso che abbiamo una parte accantonata dell'avanzo d'amministrazione, più della metà in questo caso, che viene sicuramente accantonata per il fondo svalutazione crediti, e quindi capite bene che se acceleriamo l'attività di riscossione e liberiamo crediti, liberiamo risorse dell'avanzo d'amministrazione che possono essere utilizzate per altre finalità previste dalla legge. Abbiamo un fondo contenzioso piuttosto elevato, legato di fatto al derivato. È vero che abbiamo una sentenza favorevole all'ente, ma è di primo grado, quindi dobbiamo essere estremamente prudenti in questo caso. Per quanto riguarda la parte vincolata e destinata, pesa per un 17,41% sul totale dell'avanzo. Generalmente sono contributi ricevuti già incassati di cui non sono ancora stati spesi e quindi sono confluiti nell'avanzo d'amministrazione, di cui una parte sono stati già applicati pari a 314.000 euro. È il caso che si può fare. C'è un vincolo formalmente attribuito dall'ente, attribuito da questo Consiglio nel precedente approvazione dell'ultimo rendiconto, che verrà valutato col rendiconto successivo, quindi per il momento deve essere mantenuto, dopodiché faremo tutte le nostre valutazioni. L'avanzo disponibile sul totale dell'avanzo pesa solo il 27,76% e alla data di redazione della proposta vale circa 2.300.000 euro. Ultima slide e concludo, un piccolo grafico di andamento del debito, intendendo per debito mutui, quindi debiti di finanziamento. Vediamo che siamo partiti dal 2019 con un debito residuo di circa 6.200.000 euro per arrivare a una previsione del 2025, salvo contrazioni nuovi mutui, ma insomma con una spesa
Con una spesa corrente così rigida, difficile, anche se la capacità di indebitamento ce l'abbiamo, per arrivare nel 2025 di fatto ad un dimezzamento, quindi a 3,2 milioni. E con questo io avrei concluso di fatto il mio intervento riguardante il bilancio di previsione. Grazie. Grazie, dottor Sarri. Adesso lasciamo la parola ad un piccolo intervento del Presidente dei Revisori dei Conti, dottor Genovese. Buonasera, dottor Genovese, buonasera. Prego. Bene, buonasera. Ecco. Sì, buonasera. Dopo così questa puntuale e compiuta illustrazione, io così farei qualche considerazione di carattere generale. Ecco, è un bilancio sicuramente complesso perché non ci sono più bilanci facili, siamo un po' in un contesto di shock economy, dal Covid poi è arrivata la guerra, l'inflazione, l'aumento dei costi soprattutto energetici e dei materiali, adesso anche l'emergenza idrica. È comunque un bilancio che è chiuso in equilibrio sostanziale, senza aumentare le tasse, senza aumentare le tariffe, un bilancio che movimenta circa 40 milioni di euro in entrata e in uscita, questo per dare l'idea, ecco, della dimensione finanziaria. Per quel che riguarda la parte corrente, ecco, dicevo, non sono aumentate le tasse e le tariffe, c'è un impegno notevole, un alzare l'asticella sull'aspetto del recupero dell'evasione, quindi un aspetto certamente positivo perché è un fatto di equità, di giustizia distributiva, e quindi anche noi come revisori dei conti abbiamo notato che rispetto a un consolidato di circa 500.000 euro l'anno, che è quello che negli ultimi anni si accertava dal controllo delle dichiarazioni, si passa a una previsione nel 2023 di 1,5 milioni, perché si prevede di accertare 3 annualità, di ricorrere anche a un'attività, a un supporto esterno. È stato fatto anche un lavoro di bonifica delle basi dati. Ecco, e noi come revisori, appunto per verificare l'attendibilità di questa previsione, abbiamo anche chiesto al dirigente una relazione che ci dasse gli elementi per capire, insomma, gli elementi che sostanziano questa previsione. Quindi, insomma, un impegno notevole che va comunque monitorato, e quindi se del caso in corso d'anno vanno apportate i relativi correttivi. Dicevo, un bilancio nella parte corrente in equilibrio, e tanto è vero che tutti gli oneri di urbanizzazione sono destinati al finanziamento di spese di investimento, così come anche la quota parte di legge delle entrate da sanzioni del codice della strada. Per quel che riguarda il conto capitale, gli investimenti, anche qua un bilancio molto impegnativo, perché la previsione di oltre 12 milioni di spese di investimento finanziate senza nuovi debiti e con circa 5,9 milioni di fondi europei del PNRR, quindi segno anche di un'amministrazione così molto attenta a cogliere le opportunità di finanziamenti straordinari, perché oggi per poter fare opere e infrastrutture bisogna ricorrere a risorse straordinarie che sono essenzialmente quelle dei fondi strutturali e dei fondi europei. Ecco, fondi che così faccio anche un flash sugli aspetti organizzativi, sono particolarmente complessi da gestire da un punto di vista del lavoro amministrativo, e quindi oggi la vera difficoltà, un po' come le aziende ma anche per l'ente pubblico, è avere il personale, quindi l'adeguatezza dell'organizzazione per poi mettere a terra i progetti, perché è così già portare a casa il finanziamento europeo è un bel risultato, poi metterlo a terra richiede veramente un grandissimo impegno. Ecco, un'ultima considerazione sul livello di indebitamento, quindi anche per quest'anno non si prevedono nuovi debiti.
questo è un comune assolutamente virtuosissimo, mi sento di dire, da un punto di vista dell'indebitamento. Infatti alla fine del 2023 il comune avrà un debito netto di meno di 4 milioni di euro, cioè un comune che ha un patrimonio di oltre 150 milioni di euro, tanto per dare la dimensione. Ecco, quindi così questi secondo me sono un po' gli elementi salienti, ecco, di questo bilancio. Tutto ciò premesso, ecco, verificato che è coerente col programma amministrativo, le previsioni sono congrue e attendibili, il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all'approvazione. Grazie, dottor Genovese. Bene, allora direi che possiamo aprire la discussione. Prego con le prenotazioni. Consigliere De Antoni. Buonasera, avevo capito che anche gli assessori illustravano il DUP oppure ho capito male prima? Che quindi veniva fatta la presentazione del bilancio e anche non c'è nessuna spiegazione politica, diciamo, da parte dell'amministrazione. Ok, faccio solo una domanda al dottor Genovese. Leggendo il bilancio ho visto che c'è una cassa di circa 11 milioni e 200 mila euro ad oggi. Una cassa che diciamo, ha avuto un'evoluzione rilevante dal 2020-2021 che era intorno ai 2 milioni di euro e poi è sempre andata progredendo. L'anno scorso mi sembra fosse intorno ai 9 milioni, adesso siamo passati a 11 milioni. Come giudica lei diciamo, questo aspetto, valutando anche i numeri in sostanza? Sì, effettivamente abbiamo un incremento della giacenza di cassa. Ecco, va detto comunque che l'ente rispetta quelli che sono i tempi normativi sui pagamenti per quel che riguarda soprattutto le attività correnti, quindi l'indice di tempestività dei pagamenti è nella media al di sotto dei 30 giorni. Ecco, l'accumularsi delle gestioni di cassa è legato soprattutto al conto capitale, perché qui appunto le procedure di spesa legate agli appalti, legate al fatto che si paga man mano una volta che si è aperto il cantiere, una volta che arrivano gli stati di avanzamento, ecco, portano così a questi meccanismi che portano a incrementare disponibilità di cassa, anche perché spesso sul finanziamento di opere pubbliche mi vengono dati degli anticipi, mi vengono dati dei contributi prima di andare effettivamente a pagare le ditte che fanno i lavori, quindi questo porta a questa situazione che è legata essenzialmente alla gestione delle opere pubbliche. Se posso, sì, non so leggere bene il bilancio e voi sapete leggerlo sicuramente meglio di me, però mi sembra di aver capito, leggendo le singole voci, che l'importo diciamo, non utilizzato per gli investimenti, quindi per le opere pubbliche, è intorno ai 4-5 milioni ed è una differenza notevole rispetto agli 11 milioni della cassa, cioè diciamo, residui passivi o non so come si chiamano adesso, parti vincolate per fondi vincolati per questi interventi, mi sembra che siano intorno a quella cifra lì, quindi c'è oltre a questo anche una grossa cifra sulla gestione, chiamiamola corrente se è corretto. Allora, fermo che stiamo parlando sempre di dati presunti e quindi sicuramente rispetto agli anni scorsi avreste visto anche, come avete visto dalle slide, anche un'esplosione dell'avanzo d'amministrazione. Eravate abituati, visto che ho visto dati degli anni precedenti molto più bassi. Ora, fermo restando che magari in sede di rendiconto vedremo di fare un'analisi anche sull'avanzo d'amministrazione, ma generalmente
le componenti che influenzano l'aumento o la diminuzione dell'avanzo d'amministrazione sono sostanzialmente tre, di cui andremo ad analizzare. La prima è la gestione di residui, quindi sicuramente un incremento o un decremento dell'avanzo d'amministrazione vuol dire aver fatto una ricognizione di tutti i residui e in questo caso aver eliminato residui passivi e quindi debiti che erano presenti in bilancio e che per varie motivazioni, prescrizioni, economie o quant'altro, non hanno più titolo di essere. E questo è il primo fattore che genera un avanzo d'amministrazione. Il secondo fattore che è motivo di incremento dell'avanzo d'amministrazione è la gestione di competenza, e che sicuramente è sulla stessa falsariga della precedente casistica, è quando nell'anno l'ente non riesce o registra maggiori entrate o di fatto non riesce a spendere, non riesce a fare impegni di spesa. La terza componente, che è una componente a mio avviso da tenere monitorata e che è importante, è il saldo del fondo pluriennale vincolato, che di fatto è un saldo finanziario che consente di traslare e reimputare da un anno all'altro somme che andranno a scadenza negli esercizi successivi, e questi effetti si verificano sicuramente per quanto riguarda la spesa in conto capitale, come giustamente evidenziava lei, consigliere, naturalmente, e anche il revisore, nel senso che generalmente l'opera pubblica non si esaurisce mai nell'anno e quindi questo andamento del fondo pluriennale vincolato, il traslare somme da un anno all'altro, quindi rimputare, è l'indice che fa schizzare sicuramente l'avanzo d'amministrazione, fa capire quanto tempo dura l'opera pubblica e l'investimento. Consigliere D'Antoni, continua l'intervento. No. Allora. Consigliere Bagliana, prego. Allora, premesso che sono profana delle questioni di bilancio, quindi vado un po' in sintesi per quello che sono riuscita a capire rispetto a quello che avete spiegato. Volevo chiedere una cosa, rispetto alla questione di indebitamento e quindi di accensione di nuovi mutui, anche per una prospettiva futura. Volevo capire, lei ha detto che essendo questo bilancio abbastanza rigido, soprattutto mi sembra di capire sulla questione della spesa corrente, diventa difficile andare oltre, no, a quello che abbiamo già dato o fatto. Volevo capire quando è che andiamo oltre, nel senso quando è, ha capito, nel senso quando è che un comune potrebbe ipotizzare di fare delle spese o quindi di accendere dei mutui e fare una diversa programmazione. Ecco, grazie. Bene, allora diciamo che c'è un prospetto nel bilancio di previsione che si chiama proprio limiti all'indebitamento e consente, e praticamente è un limite dettato da un rapporto tra le entrate e le spese che si sostengono per i mutui sostanzialmente, per interessi sui mutui, e quote capitali e interessi. Se si supera questo limite non si possono contrarre mutui, quindi questo è il limite sostanzialmente del prospetto dell'indebitamento. Posto che il Comune di Vittorio Veneto, se rapportiamo la spesa per mutui e prestiti rispetto alle nostre entrate, eccetera, naturalmente può sicuramente contrarre nuovi mutui, non ci sono problemi da questo punto di vista. I problemi sono, diciamo, legate al bilancio stesso, nel senso che le risorse che abbiamo visto prima, correnti, le destiniamo a finanziare altro, le destiniamo a finanziare i servizi, le destiniamo a pagare le utenze, le destiniamo alla spesa di personale e sicuramente
i derivati, quindi non è un problema, nel senso che la capacità di indebitamento, se così la possiamo chiamare, di contrarre mutui, il Comune di Vittorio Veneto ce l'ha, però deve sempre fare i conti con i soldi che ha in tasca. Consigliere Romero. Buonasera, mi ha preceduto la consigliera Bagliana, volevo sapere la quantità di indebitamento che può il Comune di Vittorio Veneto e non è stato esaustivo su quello che può indebitarsi il Comune di Vittorio Veneto, comunque. Perché se abbiamo, scusa, dei mutui, possiamo aprire dei mutui? Che quantità di mutui può aprire il Comune di Vittorio Veneto? 1, 2, dopo finisco. Fondi PNR, ho visto che stanno arrivando montagne di soldi. L'ufficio economato come gestirà questi soldi e come procederà dopo l'assegnazione delle gare, a che punto siete? Perché sento che l'amministrazione, tutte le amministrazioni italiane, nella media europea che sono al 74%, in Italia siamo al 60 o 62%. Ci saranno dei tempi tecnici veloci per spendere quei soldi là o avremo, come al solito, prolungato nel tempo la possibilità di spesa? Grazie. Posso così rispondere sull'indebitamento. Allora, la legge, articolo 204 del TUEL, dice che un comune può indebitarsi fino a poter sostenere in un anno interessi passivi, oneri finanziari, per il 10% delle entrate correnti. Il Comune di Vittorio Veneto ha 19 milioni di entrate correnti, quindi potrebbe arrivare a sostenere fino a 1,9 milioni di interessi passivi. Noi siamo a 70, poco più di 70.000 euro, lo 0, qualcosa. Da Roma in giù, se noi guardiamo gli enti italiani che sono in dissesto, perché se tu vai nelle regioni del sud hai un comune su 5 che è in dissesto, mentre in Veneto credo che ce ne sia un comune su 520, ecco lì hai che arrivano alla soglia quasi massima dei livelli di indebitamento. Noi, come diceva giustamente il dirigente, abbiamo un bassissimo indebitamento, potremmo assumere più mutui, chiaro che se tu assumi i mutui poi ti pesa sulla parte corrente del bilancio perché devi pagare gli interessi. Adesso siamo anche entrati in un contesto di aumento dei tassi di interesse, per cui oggi il tasso variabile ragioni dal 4,5 al 5, il fisso sei quasi al 6, quindi comincia anche a pesare in maniera significativa. PNRR, allora, la vera difficoltà in generale è la cosiddetta messa a terra dei progetti, cioè dall'assegnazione passare a aprire il cantiere, perché vuol dire fare le gare d'appalto e vanno fatte in un rigoroso rispetto del codice appalti, perché proprio è una delle condizioni poi di verifica per l'assegnazione di questi fondi, aver rispettato la norma del codice appalti, trovare anche le aziende, perché spesso certi appalti vanno deserti col problema dell'aumento prezzi, o trovare le ditte che ti fanno i lavori nei tempi compatibili. Una grandissima complessità amministrativa perché bisogna dimostrare all'Unione Europea il rispetto dei target, dei milestones, tutto un monitoraggio che è particolarmente pesante da un punto di vista amministrativo e anche molto, molto complesso, che richiede quindi anche la formazione, sono nuove procedure, nuove metodiche. Quindi questo per i comuni, soprattutto così quelli medio-piccoli, è un aspetto di grande difficoltà, anche perché oggi nei comuni siamo in guerra ma manca l'esercito, cioè negli ultimi 10 anni con la politica di sostituire uno ogni 5 che andava in pensione, i comuni hanno perso un esercito di dipendenti e oggi la vera difficoltà, la vera criticità che frena anche tanti programmi, tante cose, è proprio la disponibilità delle persone che mandano avanti il lavoro. Ecco, questo per dare un po' l'idea, ecco, dal mio punto di vista, insomma, oggi delle difficoltà nella gestione organizzativa dell'ente. Grazie.
Sì, se vogliamo essere proprio precisi, le entrate correnti, le abbiamo viste prima, sono 19.418.774,50. Il livello massimo di spesa per interessi, abbiamo detto, è il 10%, quindi siamo a 1.941.874 e la capacità, l'ammontare disponibile per gli interessi nel 2023 è 1.862.767,42 e parliamo solo di spesa per interessi, non di quota capitale. Quindi non è un problema, la capacità di contrarre mutui c'è, bisogna fare i conti con le nostre entrate. Consigliere Gomero voleva... A margine di questo, e poi mi taccio, sto PNR, quanto anche all'amministrazione e ai miei colleghi stiamo perdendo tantissimo tempo, investendo gli uffici tecnici ed economici, portando a casa i soldi con appalti roba. Nei prossimi anni, a prescindere che ci sia questo o altre amministrazioni, quanto inciderà sulla vita normale della città? Perché se andiamo a dover spendere quei 5, 6, 7 milioni di euro, quando erano 7 milioni di euro, e lasciamo indietro quello che è la vita sociale e la vita normale di una città, un po' questo mi preoccupa, perché se non abbiamo personale per gestire tutta questa roba qua, un attimo attenti, l'ha detto anche l'opposizione, a buttarci capocollo su questi soldi, perché per poi succede come gli 11 milioni di euro che non andiamo a spendere. Quindi un plauso, un attimo di attenzione su questo passaggio qua, perché è bello scrivere 7 milioni di euro del PNRR che poi non riusciamo neanche a fare i lavori semplici che una città richiede. Grazie. Grazie. Consigliere De Antoni, prego. Sì. Ora completo il mio intervento sul bilancio, poi mi riservo di fare un intervento sul DUP, perché altrimenti non ho capito bene come lei intende condurre i lavori, però prima era stato detto che facciamo illustrare all'amministrazione sia il bilancio che il DUP e poi diciamo le osservazioni vengono fatte puntualmente sull'uno e sull'altro, anche per quanto riguarda i tempi a disposizione. Allora io adesso termino il mio intervento sul bilancio e poi farò un intervento sul DUP. Ecco, per quanto riguarda il discorso del bilancio, sottolineavo questo aspetto della cassa e mi riallaccio in parte, per una volta sono d'accordo con il consigliere Gomiero, mi riallaccio a quanto ha detto anche il consigliere Gomiero, cioè questa situazione di una grande disponibilità di cassa è in parte dovuta agli interventi in conto capitale, ma in parte è anche dovuta a una incapacità di spesa che c'è stata all'interno dell'amministrazione, perché io ricordo che alla fine del 2022, nel giro di meno di un mese, sono state fatte quasi 200 determine di impegno di spesa, non per opere pubbliche, ma per singole attività correnti degli uffici. Quindi anche questo, diciamo, una programmazione che non ha consentito agli uffici di gestire le risorse che sono state messe a disposizione in maniera puntuale e si sono trovati alla fine dell'anno con una serie di capitoli, se si chiamano così, di bilancio che avevano ancora delle risorse, piuttosto che farne andare nel calderone comune, come si diceva una volta, le hanno impegnate. Quindi quelli sono soldi che c'erano, sono stati impegnati, sono cassa che non sono riusciti a spendere e che spenderemo il prossimo anno. C'è un altro aspetto, sempre legato a questo discorso del PNR, ma non solo, perché in questi ultimi anni c'è stato da parte dell'amministrazione un notevole ricorso a fare domande di contributo, partecipare a bandi, eccetera, che ha impegnato in maniera notevolissima gli uffici. Sono sovraccarichi di lavoro proprio perché c'è stata l'indicazione di partecipare a tutti i bandi, senza tenere conto di quella che poteva essere la programmazione dell'ente, cioè un assessore che è presente qui all'inizio del proprio mandato, 3 anni fa, aveva detto, cioè non possiamo correre dietro a tutti i bandi che ci sono, dobbiamo cercare di ottenere finanziamento solo per i bandi che finanziano delle iniziative che interessano l'amministrazione. Questa cosa secondo me non è stata fatta in questi anni e questo ha determinato questa situazione di aggravio degli uffici che sono in condizioni, diciamo, davvero di difficoltà.
per mancanza di personale, per anche una serie di adempimenti che non riescono a portare avanti, e dall'altro lato diciamo, una serie di, diciamo, anche come dire, di benefici derivanti dai risultati positivi di questi bandi, perché riconosco che questa partecipazione ha dato anche buoni frutti, nel senso che ha dato risorse, che adesso però sono difficili da gestire. Io finisco facendo riferimento a un intervento che mi sta a cuore, che non posso in un consiglio non ricordare, che è quello del famoso sottopasso che viene fatto in zona industriale. Su questo progetto è del 2020. Sono stati impegnati utilizza in parte dei finanziamenti che Rete Ferroviaria Italiana dà per ogni passaggio a livello che viene chiuso, ma per completare il presunto costo del progetto, perché il progetto non c'è ancora, neanche il progetto definitivo, c'è solo un progetto di massima, per finanziare questo diciamo, sono stati diciamo, utilizzati circa 1.200.000 di risorse dell'amministrazione derivanti dall'avanzo di amministrazione. Questi soldi sono ancora fermi lì in attesa che venga completato il progetto, che venga fatto l'appalto dal 2020 al 2021. Questo è, secondo me, un errore grossissimo dal punto di vista gestionale, nel senso che non aveva senso bloccare quelle risorse per fare una cosa che non siamo ancora in grado di appaltare nel 2023, tra l'altro nel piano annuale delle opere pubbliche ho visto che non c'è ancora neanche la conformità urbanistica, quindi dei tempi molto lunghi per arrivare alla conclusione del progetto con un accantonamento di oltre 1.200.000 di risorse che vanno poi a portare a quel totale di 11 milioni di euro. Quindi l'appello che faccio all'amministrazione, per quanto possibile, per quanto possa essere ascoltato, è che bisogna modificare l'approccio di fronte a questa situazione, anche per questi grossi finanziamenti che stanno venendo avanti col PNR, bisogna trovare delle modalità per consentire un rapido utilizzo di queste risorse senza dover ancora aumentare la cassa, non tanto l'avanzo di amministrazione quanto la cassa, che è secondo me la cosa più particolare. Sul discorso della capacità di indebitamento, anch'io avevo rilevato che c'è una grandissima capacità di indebitamento, però in ogni documento, sia nella nota integrativa sia nel documento unico di programmazione, si ripete che l'amministrazione non ha nessuna volontà, diciamo così, di accendere nuovi mutui nel corso del 2023. Ma io chiedo al sindaco, per il teatro c'è la scadenza adesso a marzo. Un anno fa ci aveva chiamato diciamo in via straordinaria a dare il nostro parere sull'opportunità comunque di procedere all'acquisto del teatro, perché sembrava che da un giorno all'altro l'ente proprietario dovesse decidere questa cosa. È passato un anno, adesso c'è la scadenza di marzo, ci sono delle problematiche legate alla stima, ci sono delle problematiche legate agli impianti, però dobbiamo, sì, se facciamo un documento di programmazione per anche che abbia valore solo di 3 anni, dobbiamo anche dirci questa cosa, cioè ci sarebbe la volontà dell'ente di non accendere mutui, ma se dobbiamo, diciamo, ottemperare a una richiesta, come dire, non irriviabile da parte della società proprietaria del teatro, sì, dovremmo accendere anche un mutuo. Quindi questa cosa qui, cioè, quasi ci nascondiamo, cioè, è bello poter dire non faccio mutui, però probabilmente ci toccherà farlo. Allora io ritengo che in un documento di programmazione questo aspetto si sarebbe dovuto evidenziare. Non vorremmo fare mutui, ma forse saremmo costretti a farli, se si poteva dire questo, ecco. Grazie consigliere. Allora, rispondo un attimo al consigliere De Antoni su come intendo gestire questi 2 punti, così almeno c'è un po' di... ci capiamo. Allora, la presentazione è stata fatta del punto 7 e il punto 8. Il punto 7 è il DUP, relativo al DUP, e il punto 8 è relativo al bilancio. Lei è partito in quarta con un intervento del bilancio, per me non c'è nessun problema. Gli interventi sono 4, no? Se volete fare un intervento, gli interventi sono 4 con tempi doppi, quindi 7 per 2 14, 5 per 2 fa 10. Se volete fare l'intervento, possiamo, diciamo, o sul bilancio o sul DUP,
se volete dichiararlo, io tengo conto dei 4 interventi, se volete farli, e dopodiché passiamo in votazione alla prima delibera sul DUP e alla seconda. Quindi potete, diciamo, mischiare gli interventi, se volete anche dichiarare io mi segno da che parte stanno, ma non è un problema, tanto 4 sono e 4 bisogna farne, se volete. Grazie. Allora, intervento consigliere Toni Darè. Prego. Grazie Presidente. Prendo atto che abbiamo praticamente, siamo fuori bilancio di 19.000 euro. Mi fa piacere quanto ha detto il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, parlando di interessi, del famoso 10%, perché vedo che già, sì, ma praticamente, sì, di 70.000 o 19, comunque questi sono i dati di un bilancio di un'amministrazione che sicuramente è diverso da certe latitudini in cui, sì, siccome mi dispiace che sulla dicitura da Reggio Antonio sia Lega, Liga Veneta, ma mettiamoci anche Lega Nord Salvini, che così è più completo, anche perché le caratteristiche del territorio sono diverse e forse la capacità di spesa e di indebitamento, il consigliere De Antoni, lui dice sì, abbiamo 19 milioni, 19 miliardi, quello che vogliamo. Abbiamo una capacità di spesa che non è dovuta e si deve fare in questa amministrazione o in quest'anno o in questo mandato, ma bensì su una progettualità che va ben oltre, diciamo, il limite del mandato, perché penso che l'amministrazione abbia fatto bene ad accedere ai fondi europei, che mi pare siano 5 milioni e 9, e questi sono soldi che poi chiunque arriverà a gestire avrà la possibilità di accedere a questi mutui. L'importante è averli, perché poi la programmazione si fa se li hai, se no fai indebitamento. Allora è meglio adoperare quelli che abbiamo con una progettualità che magari giustamente chi ha lavorato in giunta ha fatto questo lavoro in maniera eccellente. Poi possiamo dire sì, si poteva fare di più, si doveva spendere di più, ma ha già risposto lo stesso Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti che purtroppo tutte le amministrazioni locali hanno il problema del personale, di un personale che se n'è andato, giustamente, chi è andato in pensione ha voluto andarci e ha fatto bene, e quindi abbiamo la difficoltà di poter portare avanti questi progetti, ma l'importante è avere quel gruzzolo che serve poi alle amministrazioni per poter dare vita e continuità a quelli che sono i progetti di un comune, come il comune di Vittorio Veneto, ma come altri comuni lo stanno facendo la stessa cosa. Quindi penso che la riflessione debba essere fatta su come sono stati gestiti questi anni di... Ricordiamoci anche che abbiamo fatto 2 anni di pandemia, che forse siamo intervenuti anche in maniera pesante con i fondi sul sociale. Ed è stato, secondo me, un lavoro fatto bene perché abbiamo aiutato le famiglie. Allora, io non entro nel merito, giustamente chi ha il ruolo di opposizione va e fa le pulci, dice avete speso poco, avete troppi soldi fermi in cassa. Forse avete anche ragione, ci sono anche delle ragioni il perché non si sono fatti, ma io faccio un bilancio generale dove dico sì, questi soldi sono a bilancio, sono in cassa e sono là a disposizione di chi verrà anche dopo di noi, io spero ancora noi, perché no, sono sempre positivo, ma consigliere è meglio avere in casa i soldi per avere la capacità e la possibilità di poterli spendere. Grazie. Grazie consigliere Darè. Consigliere Tonò, prego. Grazie. Condivido e
Mi immedesimo in qualche modo nell'appassionato intervento del collega Darè, però prima vorrei fare una precisazione. La capacità di indebitamento, l'ha detto in maniera molto chiara il dottor Genovese, è del 10% rispetto alle entrate correnti, punto. Ora penso che tutti, compresi ovviamente i nostri ottimi tecnici, mi direbbero sì, è un indebitamento teorico, cioè è il massimo che noi per legge possiamo fare, perché è stato detto in apertura di seduta, noi sappiamo benissimo che oltre ai 70 circa 1000 euro abbiamo un'altra grossa fetta che non si chiama indebitamento, ma di fatto sono soldi che si pagano, che sono legati ai derivati. Ora speriamo che ovviamente tutti sperano che continui come è andato al primo grado, ma sappiamo che credo sia 1,5 milioni circa, si aggiungono fra virgolette i 70.000, quindi non è che noi abbiamo 1,9 milioni di possibilità. Teoricamente sì, perché non si chiamano mutui, però di fatto sappiamo che non è così, inutile che facciamo finta di. È chiaro, è vero, quando finiranno, speriamo che ci restino tutti e comunque dopo averli accantonati quando nel 2025, se non ricordo male, finiranno, sicuramente ci sarà molto spazio, tenendo presente ovviamente, come è stato detto dall'inizio dal dottor Sarri, che il nostro bilancio, come quello di tanti comuni, per adesso sì, non è che noi siamo peggiori di altri in questo senso, anzi, è molto ingessato. Perché? Perché alcune uscite sono inevitabili. Mi spiego. A parte il personale, e ci mancherebbe visto che sono stati citati anche gli aumenti contrattuali dovuti, ma anche tutta la spesa del sociale o la spesa, fra virgolette, culturale, cioè, è spesa corrente, cioè, se no non frega niente, punto. E allora diventiamo, fra virgolette, ricchi. Non è così che si gestisce il comune. Per cui, sì, no, cioè, la spesa corrente è la gran parte, la vera attività del comune, fra virgolette. Per cui anch'io ho, come dire, abbiamo avuto, a parte la pista di atletica, non abbiamo fatto neanche nella sua amministrazione nulla, nella mia solo quello lì per la pista di atletica, nessun mutuo, ma alla Collodi sì, ma come dire, per opere necessarie, anche perché le entrate erano ben diverse nella nostra amministrazione rispetto a questa, 1,5 milioni e oltre l'anno in meno, ma sì, no, ma stavo per dire, ma anche noi abbiamo cercato di indebitarci il meno possibile. Detto questo, perché? Perché anch'io ho la preoccupazione che ha espresso il collega Maurizio Gomiero stasera. Benissimo, sono stati portati a casa tanti soldi col piano nazionale, PNRR, però bisogna gestirli, bisogna portarli a termine, perché sappiamo benissimo che ci sono anche delle responsabilità, fra l'altro, se non si portano a casa completamente, e non è proprio un lavoretto. Perché? Perché la procedura è complessa, perché il personale, vuoi perché qualcuno è andato in pensione, perché è vero quello che ha detto il dottor Genovese, per anni in cui i tagli erano continui per tutte le amministrazioni, non si poteva assumere un dipendente se un numero cospicuo di dipendenti non si fosse dimesso, per il fatto anche che alcuni dipendenti del Comune di Vittorio hanno scelto altre strade, diciamo così, e anche, mi pare di aver capito, ma anche questo non solo a Vittorio, qualcuno viene, fa il concorso, si presenta e dopo cambia mestiere. Non solo a Vittorio, è preoccupante, ma non per il Comune di Vittorio, per tutti gli enti pubblici. Mentre una volta sappiamo benissimo che il posto pubblico, diciamo così, era appetito, oggi pare non lo sia molto. È vero, si tratta di come si può dire, di un aspetto che non riguarda solo il posto pubblico, perché anche alcune persone che sono dipendenti di aziende o di istituti privati preferiscono cambiare vita. I dati statistici parlano molto chiaro da questo punto di vista. C'è gente che al posto sicuro cambia mestiere e va a fare o l'agricoltore o qualsiasi altra cosa.
No, non credo sia solo quello, non credo. Secondo me è proprio un approccio diverso anche col lavoro rispetto a quello che ha avuto la mia generazione o quella successiva. Ho l'impressione però, non sono un sociologo, mi sono limitato a leggere alcuni dati e alcuni commenti di qualcuno che insomma ritengo ne sappia in materia, per cui è proprio un approccio diverso al lavoro. Concludo per dire che la preoccupazione è sicuramente ovviamente degli amministratori, ma anche dei cittadini, come ha detto il collega Gomiero. Cioè, abbiamo tante risorse, dobbiamo portare a termine questi progetti, rischiamo, spero che non accada, di fare il lavoro straordinario trascurando per necessità, non per incapacità, per mancanza di tempo, di risorse, di trascurare l'ordinario, e non so se il risultato alla fine sarà del tutto positivo. Mi auguro ovviamente di sì, però confesso che qualche dubbio mi resta. Mi ricollego alla fine a quanto ha detto il collega De Antoni sul teatro. Ora io non so se il sindaco sicuramente sta gestendo la partita in base a quelle che erano state le indicazioni anche emerse in Consiglio Comunale. È chiaro che se saremo, dico in senso buono sindaco, costretti a comprare per una certa cifra, bisognerà esporsi, cioè non resta che un mutuo da fare, presumo, a meno che il buon assessore Antiga non ci dica: ho trovato altri 10.000 metri in esubero in zona di standard, in zona industriale, vendenga anche a quei e chissà che portiamo a casa qualche milionata di soldi. Ma lo vedremo dopo, insomma non è tutto così facile, non è tutto così semplice, e quindi teniamoci questa possibilità di fare mutuo, anche perché se lo facciamo quest'anno è vero che gli interessi non scattano subito, cioè sono dopo, però il 31, cos'è, il 31 marzo era, cioè il 31 marzo è domani altro. Grazie. Grazie, consigliere. Consigliere De Bastiani. Allora, io vorrei ripartire dall'inizio, da quando appunto la dottoressa Costalonga ci ha illustrato la questione, la situazione di derivati. Intanto prendo atto che dopo furibonde battaglie in questo Consiglio Comunale, dove quando noi parlavamo di derivati veniva smentito, no? Veniva negato che si trattasse di derivati. Ora finalmente alla fine tutti quanti concordano che stiamo parlando di questo tipo di operazioni finanziarie, sono derivati. E furibonde battaglie anche sui costi occulti, no? Quando noi si denunciava che stavamo pagando dei costi occulti, questo naturalmente veniva negato da chi era seduto in quel banco della maggioranza, e ci siamo così scontrati a lungo più volte su questo tema. Adesso siamo arrivati a un giro di boa, chiamiamolo così. La vicenda non è ancora finita, ma perlomeno mi sembra aver capito che si è messo un punto fermo. E quello che possiamo concludere sicuramente, mi sembra aver capito che circa 437.000 euro, ci ho detto prima, circa 500.000 euro sono risparmiati quasi sicuramente, e quindi questi probabilmente erano quei costi occulti di cui noi parlavamo. 500.000 euro non sono pochi, non sono pochi. Mi sembra di aver capito, non ne sono certo, magari mi date conferma, che ci sono delle rate finali, no? Che noi abbiamo bloccato, che forse non pagheremo, perché la sentenza dice che il contratto era nullo, è nullo.
Noi speriamo che vada bene, che si vada avanti così. Mi chiedo al sindaco Miatto che sia in campagna elettorale e anche qui, anche recentemente, ha ripetutamente definito l'operazione dei derivati come un'eccellente operazione finanziaria, se è ancora dello stesso parere. Perché sembrerebbe che da chi è proposto a giudicare non sia per fortuna nostra di questo parere. Mi sono chiesto, cambio un attimo discorso, torno sul... È stato già detto, mi chiedo appunto se il teatro verrà acquistato. Mi sembra, abbiamo capito che è questione di giorni o settimane, mi chiedo perché il bilancio non preveda una operazione che, da quello che si capisce da parte della maggioranza, è quasi operazione certa. E poi sì, il discorso degli 11 milioni di spese non compiute, allora sì, certificano che sì, contabilmente sicuramente siamo un comune virtuosissimo, ma sul punto di vista dell'efficienza mi sembra che siamo sul lato opposto. Grazie. Grazie, consigliere. Ci sono prenotazioni? Consigliere Bagliana, prego. Sì, allora io volevo adesso fare un discorso un po' politico legato alle scelte dell'amministrazione e mi rifaccio un po' a quello che in parte ha detto anche il consigliere Gomiero, cioè quello che è l'evidenza in città, e chiedo anche al consigliere Darè, lei è felice perché ci sono questi soldi messi da parte, però le chiedo se lei frequenta la città quotidianamente e vede le condizioni in cui versa, secondo me, la nostra città. Parto dalla questione delle strade, okay, che è forse quella più critica, e mi sembra che quasi ovunque, partendo da forse San Giacomo, non so, forse si salva sulle strade, ma andando a nord, soprattutto il centro, sono veramente in condizioni critiche. E questo non solo a discapito delle auto che ci transitano, ma anche delle biciclette, perché chi va in bicicletta, se va sulla strada, fortunatamente abbiamo la pista ciclabile, però se dovesse per caso transitare sulle nostre strade ci sono dei grossi problemi da un punto di vista anche di sicurezza stradale. Detto questo, so che in premessa abbiamo detto che il nostro territorio è un territorio vasto e qui concordo, è di difficile gestione. Abbiamo la riduzione del personale, anche qui concordo ed è vero. C'è stata la questione dei lavori della fibra ottica, e certo è vero, però io dico che non possiamo transigere dal cercare di avere una manutenzione ordinaria, una gestione quotidiana che qualifichi la nostra città. Veramente ma non lo dico per criticare, cioè lo dico perché effettivamente in ogni angolo vediamo delle situazioni, quelle visibili, in cui da parecchi mesi, addirittura da anni, continuano a persistere delle situazioni. Ne parliamo quotidianamente, sia con interrogazioni o con altro, partendo da Serravalle, scendendo in giù,
ci sono marciapiedi rotti, ci sono le piastrelle. Vi faccio alcuni esempi, ma questi le faccio all'interno del bilancio, parlando di bilancio, perché poi noi parliamo di numeri, però effettivamente poi andando sulla pratica, sulla quotidianità, dobbiamo parlare anche, oltre che dei servizi naturalmente dati ai cittadini, della cultura, ma parliamo anche della semplice manutenzione della città. Quindi dico, allora, i marciapiedi, quasi tutti in condizioni veramente critiche. Faccio un esempio, il collegamento di pista ciclabile a via da Milano di notte, cioè sono 2 anni che è buia completa, quel piccolo tratto stradale è completamente buio, non si può, cioè, voglio dire anche nei confronti, noi diciamo sempre città, Vittorio Veneto, città aperta al turismo, città cartolina, però se queste sono le condizioni che noi presentiamo alla città, ecco, ci sono grossi problemi, per non parlare delle piastrelle divelte lungo i viali, eccetera, eccetera. Questo per quanto riguarda le opere di manutenzione ordinaria. Sui servizi sociali mi sembra che il Comune regga anche in modo positivo, e anche per quanto riguarda la questione cultura non mi addentro questa sera. Quello che volevo però invece evidenziare, e che è stato detto questa sera, è la questione delle scelte per le prossime amministrazioni, per il futuro della città. Ossia, noi abbiamo fatto ricorso a questi bandi PNRR per creare delle nuove strutture, grandi strutture, vuoi il discorso della Gotti, la ristrutturazione della Gotti e altro. Voi adesso prenderemo appunto la questione del teatro da ponte. Io mi sto chiedendo se le spese sono già di difficile, sì, sono tante, aumentare l'impegno di gestire fabbricati importanti, di gestire opere, strutture importanti. Voglio dire, stiamo facendo una valutazione su quello che sarà l'impegno di spesa anche per gestire queste grandi infrastrutture, cioè queste grandi strutture. Cioè, la mia preoccupazione è più che altro quella, cioè, adesso io non so se ci sarà un aumento del gettito contributivo, cioè, perché mi sto anche chiedendo come possiamo affrontare queste nuove spese di gestione di queste nuove strutture, e in più ricordandoci che sono anche altre strutture da sistemare, una per tutte le piscine, ma ce ne sono una serie, e questa è la più grande preoccupazione che secondo me come amministratori dovremmo tenere in considerazione. Se qualcuno mi aiuta anche a provare a ragionare su queste considerazioni mi fa anche un piacere, perché veramente per me diventa, cioè come amministratore diventa anche una preoccupazione questa. Se voi mi dite, ma non ci sono problemi per le gestioni future, tanto arriveranno dei soldi o saremo in grado di affrontare anche ulteriori impegni in una città, ricordo, che sta diminuendo dal punto di vista demografico, quindi stiamo scendendo rapidamente, e quindi meno cittadini vuol dire anche meno, tra virgolette, contribuenti, meno entrate dal mio punto di vista, e una città che sta aumentando anche il numero degli anziani, quindi forse con più spese da destinare al sociale. Ecco, grazie. Grazie consigliere. Consigliere Denardi. Grazie. Vado molto rapidamente, 2 o 3 punti solo che volevo sottolineare. Sono stati fatti molti riferimenti durante la discussione già, cioè, fino a questo momento sulla questione dei derivati. È stato detto dai tecnici comunali che il nostro bilancio è ingessato anche perché purtroppo stiamo continuando a pagare rate importanti in questi anni, o comunque abbiamo deciso di sospendere, ma comunque dobbiamo accantonare le relative somme, per cui alla fine della fiera dal punto di vista del bilancio in pratica cambia poco, nel senso che non c'è la disponibilità per l'amministrazione di utilizzare le somme come ritiene meglio.
Di fatto siamo, come dicevano i colleghi prima, un comune virtuosissimo solo in apparenza. Mi ricorda un po' la delibera sul consumo di suolo di prima, per il quale noi consumiamo effettivamente suolo, ma giuridicamente non lo consumiamo. Ecco, in questo caso di fatto noi siamo virtuosissimi perché i derivati non sono considerati nel conteggio dei mutui, ma in pratica alla fine sempre soldi di spesa corrente che escono dal bilancio comunale sono. Speriamo ovviamente che il positivo risultato della causa che è stata promossa dall'amministrazione Tonon sia confermata anche nei successivi gradi di giudizio. Vorrei, se possibile, avere una indicazione, ovviamente spannometrica, del complessivo importo che andrebbe a o non versare o a ricevere, insomma, il Comune, perché abbiamo parlato di circa 500.000 euro tra interessi, moratori e costi occulti, però vorrei capire anche il conteggio delle rate non ancora versate e non versande, diciamo così, perché è un gruzzoletto che credo possa essere particolarmente rilevante per la nostra città. Il Presidente del Collegio dei Revisori ha citato prima i servizi a domanda individuale. Sì, ho visto che sono sostanzialmente quasi inalterati, sono aumentate le piscine, ma sul tema delle piscine ritornerò in un altro intervento. La citazione che ha fatto però il Presidente del Collegio dei Revisori mi ha fatto tornare in mente quello che avevo letto in questi giorni relativamente ai servizi a domanda individuale, cioè l'ammissione, a mio avviso, da parte della Giunta, che la convenzione che è stata fatta per Piazza Meschio è una convenzione che consente al privato, col quale la convenzione è stata stipulata, di fare o non fare, cioè di concedere o non concedere l'emissione di abbonamenti relativi al parcheggio. Infatti nella delibera relativa alle tariffe a domanda individuale, dei servizi a domanda individuale, c'è un nota bene sul parcheggio della struttura di Piazza Meschio che dice: il rilascio di abbonamenti alla sosta è a discrezione del gestore del parcheggio. Questo pericolo, questo problema, lo avevamo rilevato io e il consigliere De Antoni oltre un anno fa. L'amministrazione aveva detto che no, non c'era nessun problema, la convenzione era fatta benissimo. Qualcuno aveva anche parlato di fidatevi di noi, adesso non cito a memoria, ma il senso era quello, vero consigliere Baliana, che le era stato detto a Bifede. In realtà credo che l'indicazione che si trova nelle tariffe dei servizi a domanda individuale sia abbastanza eloquente. I cittadini di Meschio, le persone che frequentano Meschio sono soggette alla discrezione del gestore del parcheggio se avere o non avere gli abbonamenti. Questo credo sia un elemento importante che la città deve sapere e che non deve passare come un trafiletto di 3 righe nel compendio relativo alle tariffe di servizi a domanda individuale. Ho visto che la previsione relativa all'incasso dell'imposta di soggiorno rimane stabile per tutti e 3 i prossimi anni. Sono un po' stupita di questo, nel senso che al netto che il fatto che ovviamente la tariffa è legata non solo alle presenze ma anche al limite massimo di posti disponibili, ovviamente. Sono rimasta un po' stupita perché significa prevedere che nei prossimi 3 anni non aumenteranno
gli arrivi e le presenze e non aumenteranno i posti a disposizione, nel senso che prevediamo che nessuno apra nuove strutture anche tipo bed and breakfast o altro. Una città che da anni e anni dice di puntare sul turismo e che già in previsione ritiene che non è pensabile che nell'arco di 3 anni si sviluppino nuove strutture ricettive, insomma mi dà un po' così, mi fa un po' un effetto di stranimento, anche perché gli immobili non utilizzati a Vittorio sono parecchi, quindi credo che con una giusta politica di promozione di questo tipo di attività non sia anche impensabile che aprano strutture di piccole dimensioni, appunto come i bed and breakfast. Questione alberghiera un po' diversa, è sicuramente un po' più complicata dal fatto che gli investimenti richiesti sono decisamente superiori in termini economici. Grazie. Grazie, consigliere. Consigliere D'Arè, prego. Sì, no, volevo parlare un po' dei derivati perché ogni tanto, quando si arriva al bilancio si parla sempre di queste cose. Che poi abbiano la dicitura derivati, poi è da capire, derivato vuol dire prestito, poi bisogna capire se il prestito è al 6, al 5, all'8, al 20 o quant'altro. Le voglio ricordare però, consigliere De Bastiani, che abbiamo fatto 2 scuole, una a Longhiere e una a San Giacomo, per 4 milioni di euro. 4. E allora vuol dire che quei soldi li abbiamo spesi, forse quei soldi li abbiamo spesi, anzi li abbiamo investiti sulle nostre scuole. Quindi so che purtroppo bisogna dirle le cose, no? Abbiamo fatto quel mutuo e quel mutuo abbiamo fatto delle scuole, non è che poi li abbiamo spesi e sperperati, consigliere, ma bisogna sempre dirlo perché siccome al bilancio si tira fuori i derivati, ha fatto bene il consigliere Tonon in base alla sentenza a fare opposizione diciamo, agli interessi, come ho fatto bene io a fare opposizione quando ci avevano fatto, ci avevano accusato di aver fatto, diciamo, per così dire, quasi un falso in bilancio, e parlavamo ancora della gestione di Giancarlo Scottano. Siamo andati alla Corte dei Conti di Venezia dove ci hanno detto che noi avevamo l'elusione del patto di stabilità, poi ho fatto un ricorso a Roma e abbiamo vinto, e così non siamo stati ingessati per ben 3 anni, era la vostra amministrazione. Quindi è giusto che ogni consigliere comunale di maggioranza o di opposizione, giallo, bianco, verde o rosso, nel suo lavoro porti avanti sempre gli interessi della comunità, quello che avete fatto voi e quello che abbiamo fatto noi. Allora, poi se parliamo del turismo, consigliere De-Nardi, è vero che, ma viene fatta una considerazione sui posti oggettivi che abbiamo, c'è una proiezione da 55 milioni, avevo visto prima sul grafico, per un massimo di 80, si prevedete. Ma questi sono i posti sulla tassa di soggiorno, perché non è che è l'amministrazione che può fare l'alberghetto di comodo o quei soldi arrivano con dati reali sui posti letto che abbiamo. Quindi penso che se vogliamo poi dire che non abbiamo programmazione sul turismo, questo no, perché non dipende dall'amministrazione comunale i posti letto e la tassa di soggiorno. Grazie, consigliere D'Arè. C'è qualche altra prenotazione? Consigliere De Antoni, prego. Una precisazione prima al consigliere D'Arè. Quando io parlavo dei soldi che ci sono in cassa, parlavo di capacità di spesa, che è un'altra cosa rispetto alla capacità di mettere da parte per il futuro. Cioè questi 11 milioni di euro
sono soldi che abbiamo già incassato e che non siamo ancora riusciti a spendere. Li abbiamo incassati perché abbiamo fatto le domande di contributo, perché abbiamo partecipato ai bandi del PNRR, ma anche perché con i soldi in bilancio per fare alcune attività anche di gestione corrente non siamo riusciti a spenderli tutti. E non siamo riusciti a spenderli tutti, tant'è che, come ho detto prima, nell'ultimo mese di dicembre sono state fatte più di 200 determine di impegni di spese, non sui capitoli non sui capitoli delle opere, ma sui capitoli proprio delle spese di gestione, quindi delle partite correnti. E questo è un aspetto. Adesso, ritornando al DUP, volevo chiedere al segretario una precisazione. Noi abbiamo approvato il DUP a settembre, il 30 settembre. Poi, diciamo, in base alla norma, doveva essere, diciamo, entro il 15 di novembre, doveva essere fatto eventualmente l'aggiornamento, se ricorrevano i presupposti per fare un aggiornamento. Non è stato fatto e adesso, diciamo, è stato portato adesso in concomitanza con l'approvazione del bilancio. Il DUP approvato a settembre era per il periodo 2023-2025. Volevo chiederle i contenuti del DUP, che sono anche il piano delle opere, il piano triennale delle opere pubbliche, il piano degli acquisti, delle alienazioni, eccetera, hanno valore, diciamo, sono operativi, non certo da settembre, perché si riferiva al 2023, ma dal 1° gennaio oppure dal momento in cui viene approvato anche il bilancio. Le chiedo questo perché, ad esempio, in commissione, parlando del piano triennale delle opere pubbliche, avevo chiesto nel piano annuale quali sono gli interventi che sono finanziati da risorse già presenti oppure quelli che devono ancora essere finanziati. Mi è stato detto che tutte le opere inserite nel piano annuale sono finanziate con risorse certe, perché c'è stato il decreto, eccetera, ma possono essere anche finanziate con, diciamo, risorse incerte, nel senso che c'era un'opera da 820.000 euro ed era previsto nel primo anno di spenderne 400, per quell'opera lì è stata fatta una domanda di contributo, non c'è stata nessuna risposta positiva, speriamo che ci diano i soldi. Nel bilancio abbiamo messo quel lavoro, 800.000 euro o 400.000 non ha importanza, e abbiamo messo in entrata le 400.000 e in spesa i 400.000 e il dirigente ci ha detto ci sono in bilancio, li possiamo utilizzare nel momento in cui abbiamo la certezza che il finanziamento arrivi. Allora ho capito che le opere che sono inserite nel piano annuale delle opere pubbliche per il 2023 sono diciamo, operative solo nel momento in cui viene approvato il bilancio. Bene, questo vale anche per il piano delle alienazioni, quindi a gennaio e febbraio, se avessimo avuto qualcuno che voleva comprare diciamo, un bene che era inserito nel piano delle alienazioni, non potevamo farlo, non potevamo venderlo, perché era previsto nel piano delle alienazioni, però questo è operativo dal momento in cui il bilancio viene approvato. Le chiedo conferma di questo. Vuole un attimo la risposta? Prego, segretario. Anche il piano delle alienazioni è collegato all'anno 2023-2025, scusi. Le ricordo però che ci sono molti beni che rientravano già nel piano alienazioni dell'anno 2022, quindi tutti i beni che erano già ricompresi nel piano alienazioni 2022 potevano essere venduti. Probabilmente Menarè, a cui faceva riferimento, no, perché Menarè presuppone anche una variante urbanistica e quindi assolutamente non era possibile venderlo nel periodo settembre a ottobre. Tocca a me? Sì, ma allora questa sera avete proceduto all'approvazione di una variante dello strumento urbanistico che presupponeva l'inserimento nel piano delle alienazioni, ma questo piano non c'era perché viene ritenuto operativo solo nel momento in cui si approva anche il bilancio. Cioè
l'alienazione dell'area di via Menarè non era inserita nel piano delle alienazioni 2022-2024, è stato inserito nel piano alienazioni a 30 settembre, però come lei mi ha detto diventa operativo quando io approvo il bilancio. Quando noi abbiamo discusso un'ora fa la variante urbanistica non avevamo il DUP approvato e quindi non avevamo approvato, non era possibile diciamo, superare il presupposto essenziale per fare quella variante. La variante si può fare se l'immobile è inserito nel piano delle alienazioni. No. Prego, segretario. Presupposto per l'inserimento nel piano delle alienazioni era la variante urbanistica. Tanto è vero che quando abbiamo approvato il DUP, se vi ricordate, c'era scritto variante che si adotta in data odierna, che assolutamente non poteva essere fatto. Quindi essere detto la variante viene fatta contestualmente all'approvazione del DUP prima del DUP. E infatti oggi abbiamo fatto prima la variante urbanistica e poi adesso facciamo il DUP, per cui nel DUP è già valorizzata. Mi scusi, ma poi dopo non insisto. Presupposto per fare la variante è che il bene sia inserito nel piano delle alienazioni. Il piano delle alienazioni al momento non è ancora stato approvato perché è inserito nel DUP, però il DUP 2023-2025, nota di aggiornamento, viene approvato adesso con questa delibera. Allora, quando abbiamo fatto la variante, non avevamo il bene non era messo in vendita, non era inserito nel piano delle alienazioni, perché il piano delle alienazioni di settembre non era ancora operativo, diventerà operativo assieme al bilancio. Non è una questione di lana caprina, come potrebbe dire qualcuno, però mi sembra che sia una questione fondata. Non insisto. Vado avanti comunque nel mio intervento. Il secondo da 10 minuti, se vuole continuare fino a 14 si mangia il prossimo da 14, ok? Mi dica lei. Voglio avere tutto il tempo e mangiarmi anche il secondo, poi eventualmente farò il terzo e il quarto sul piano delle opere pubbliche, visto che va bene, dai. Diciamo che la cosa più importante in una discussione non è il tempo, sono i contenuti. Se questo lei non lo intende, pazienza. Tanto... Guardi, c'è un regolamento che bisogna seguire purtroppo, no? o per fortuna. Quindi tutti sono sintetici, cerchi anche lei di essere sintetico come sono gli altri consiglieri, grazie. Abbiamo perso 10 minuti per rispondere alla domanda. Mi farà partire da 14 minuti o no? Guardi che il suo tempo viene interrotto quando sta rispondendo il segretario, lo può vedere anche nel pannello. Fortunatamente la tecnologia va avanti e ci dà anche questo aiuto. Prego, consigliere. Faccio il mio intervento sul DUP. Allora, come anche riportato nel documento, si dice, diciamo a firma del sindaco, che questo DUP è il documento più importante per la gestione del... Scusi consigliere se la interrompo, sta facendo il primo intervento sul DUP, giusto per capire? Ok, perfetto, grazie. Quindi, diciamo, come si legge nel documento, anche il sindaco dichiara che l'approvazione di questo documento è la cosa più importante in tutto l'esercizio perché si definiscono le linee strategiche dell'azione di governo e quindi si individuano i programmi da realizzare, gli obiettivi da cogliere, il tutto, dice sempre nel documento, avendo sempre presente le reali esigenze dei cittadini ma anche e soprattutto il volume limitato di risorse disponibili. In questo caso volume limitato di risorse disponibili mi sembra che non sia forse una cosa che si potrebbe scrivere meglio perché da quanto si capisce le risorse disponibili da quanto abbiamo detto sono rilevanti. Ma secondo me in questo documento unico di programmazione di quasi 200 pagine manca una cosa e cioè la programmazione. Manca cioè qualunque riferimento ad un piano a medio-lungo termine. Manca una valutazione approfondita su quelli che sono i principali problemi della nostra città e sulle modalità per risolverli. Secondo me, per promuovere lo sviluppo del nostro comune, per fermare il calo demografico
rendere la città più attrattiva per le giovani coppie, riprendere a mantenere un ruolo di riferimento per i comuni e i cittadini. Sarebbe interessante che anche l'assessore alla programmazione e bilancio ascoltasse, e i cittadini per riprendere e mantenere un ruolo di riferimento per i comuni e i cittadini del comprensorio, per rafforzare il ruolo di polo scolastico a livello sovracomunale dotato di numerose eccellenze e mettere a disposizione servizi e luoghi di ritrovo per i giovani, una mensa per gli studenti, per affrontare in modo efficace il problema dell'emergenza climatica, per avere un sistema sanitario al servizio dei cittadini, eccetera, 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 si potrebbero aggiungere anche altre considerazioni. È necessario un programma di medio e lungo periodo che definisca le attività e le risorse. È necessario, secondo me, fare anche delle scelte impopolari, se serve, ma che sono necessarie per iniziare a costruire la Vittorio Veneto del futuro, la città dei giovani di oggi. Io voglio soffermarmi, visto il poco tempo a disposizione e la tagliola che rischia qualche volta di tagliarmi la lingua, voglio soffermarmi solo su un tema, cioè quello della sanità. È un tema che viene discusso anche a livello giornalistico, a livello di stampa nazionale in questo periodo, ed è molto sentito. Ho ripreso il programma di mandato di questa amministrazione e ho trovato 2 punti solamente in cui si parla della sanità. Il primo dice: avremo la massima attenzione per la tutela, la continua valorizzazione e il potenziamento dei servizi sanitari erogati dalla struttura ospedaliera di Costa. 2, proporremo di valorizzare Vittorio Veneto come città della salute, approfittando della presenza di sentieri e attività sportive all'aperto che consentono di svolgere attività fisica in tranquillità e sicurezza. Ma che cosa è stato concretamente fatto, mi sono chiesto. Secondo me quasi niente, se non l'avvio della pratica edilizia per realizzare gli spazi dove allocare i posti letto di terapia intensiva. Una grande conquista, non voglio dire, però siamo partiti, non sono ancora realizzate queste sale, ma perlomeno la pratica edilizia ha avuto il suo inizio. Secondo me, quindi, delle considerazioni sulla sanità si devono fare, e io credo che noi tutti dovremmo cercare di operare affinché il Servizio Sanitario Nazionale si rafforzi, ponendo sempre più al centro la persona e i suoi bisogni concreti nel territorio in cui vive. L'ospedale di Vittorio Veneto, una volta realizzata la terapia intensiva, deve essere completato e messo in sicurezza con l'attivazione dei posti letto di terapia intensiva, e poi devono essere, secondo me, definiti i servizi di base e quelli specialistici che la Regione intende garantire al nostro ospedale, con la presenza di personale medico e sanitario qualificato, con adeguata casistica, con le attrezzature necessarie, con tempi di attesa ragionevoli per non dover ricorrere sempre al privato e alla libera professione. Certo, direte voi, le competenze per la programmazione e il finanziamento della sanità compete alla Regione, ma i comuni e le forze politiche locali, secondo me, dovrebbero far sentire la loro voce per garantire tempi di attesa definiti per le visite specialistiche e gli interventi operatori, garantire che il ruolo della sanità privata possa essere di supporto, ma non debba sostituire le prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale deve garantire. Garantire lo sviluppo dell'assistenza sanitaria territoriale, sia domiciliare che di degenza, garantendo servizi adeguati, in particolare per le persone anziane e allettate. Il nuovo modello di assistenza territoriale extraospedaliero, previsto dal recente decreto ministeriale, prevede la realizzazione delle case di comunità, dove i cittadini potranno ricevere le prime cure gratuitamente, evitando di affollare pronti soccorso e ospedali. Sono previste 2 tipologie di case di comunità: quelle dove la presenza di equipe multidisciplinari si potrà trovare un'assistenza 24 ore su 24 per 7 giorni su 7, un'assistenza gratuita naturalmente, e poi l'altro tipo di case di comunità sono gli studi medici di base collegati in rete e aperti 12 ore al giorno per 7 giorni su 7. Un'altra cosa che dovremmo chiedere venga garantita è una presenza di medici di base su tutto il territorio, con un numero adeguato di pazienti, non superiore ai limiti stabiliti dalle norme di legge e dal buonsenso. Capita che ci siano medici anche in città che hanno quasi 2000 pazienti e non riescono a gestire in maniera accurata e valida i casi che si presentano. Dobbiamo cioè evitare
Dicevo quello che sta già accadendo anche a Vittorio Veneto, che un cittadino debba andare in un altro comune per iscriversi con un medico di base, iscrizione necessaria anche per la più semplice prescrizione di farmaci. Questa situazione si sta aggravando anche a Vittorio Veneto, ma è ancora più grave nei comuni vicini, Cappella, Sarmede, Fregona, che hanno avuto recentemente anche un contatto, una riunione, non ho capito bene il giornale, con il direttore generale che li ha in qualche modo rassicurati, ma diciamo, leggendo il giornale mi è sembrato che non fossero tanto soddisfatti delle assicurazioni avute. L'ultimo punto che ritengo di dover sottolineare è la richiesta di garantire l'aumento della capacità del sistema sanitario di erogare e promuovere interventi di prevenzione per la promozione della salute. Questo è il tema della sanità. Ci sono altri temi che dovrebbero essere approfonditi, temi di carattere generale, non singole cose a richiesta, come si diceva prima. Io spero solo che questo possa essere fatto da questa amministrazione al più presto. Grazie, consigliere De Antoni. Assessore Fasan, parli pure. Perfetto. Buonasera a tutti. Prendo parola perché questa sera ho sentito delle inesattezze che, da parte dei consiglieri. Si sente? Sì. Bene. Però vorrei fare delle precisazioni, soprattutto a Alessandro De Bastiani e alla Bagliana, e alla consigliere Bagliana. Allora, parliamo di avanzo di amministrazione. Sono 11 milioni di avanzo di amministrazione, ma 8 milioni sono vincolati. Lei lo sa la differenza fra avanzo vincolato e avanzo normale? Non è vero? Dice che non è vero. Va bene. E poi volevo fare una constatazione. Chi può permettersi di non accedere ai finanziamenti PNRR? I finanziamenti scadranno nel 2026, però i giochi si fanno ora. Possiamo rinunciare a partecipare a bandi? No, io dico di no, male che vada, non li cogliamo, ma non possiamo a priori. Poi ci sono anche delle inesattezze sulla quantità di finanziamenti del PNRR. Per me sono circa su 13.506.656 euro che abbiamo quest'anno a disposizione, un terzo sono del PNRR. Tutto il resto sono fondi di bilancio e altri fonti di finanziamento. E poi nel resoconto del piano triennale puntualmente dirò quali che sono finanziati col PNRR e quali sono con conto termico o altri Ministero degli Interni e quant'altro. Pertanto i vincoli del PNRR sì, ci costringono, ma non sono per me fondamentali nella gestione del piano opere pubbliche. Abbiamo anche altri motivi di finanziamento. Volevo invece rispondere alla Bagliana che parlava di strade, di fibra e di piste ciclabili. Allora, in 4 anni di bilancio ho avuto un finanziamento di 300.000 euro per le asfaltature, giusto? Però lei, consigliere Bagliana, aveva la possibilità di fare degli emendamenti al bilancio e di chiedere ulteriori fondi per... giusto? Chiedo scusa, va bene. Io i soldi che ho avuto li ho spesi tutti. Poi parliamo di asfaltature, mi sono preso anche degli appunti. Il vero problema delle asfaltature sono i danni fatti dalla fibra ottica. Tutti gli interventi di cablatura, tranne i piccoli tratti dove si è usata la pubblica illuminazione, sono dati dallo scavo di mini trincee che devono essere ripristinati. Una piccola parte è stata ripristinata perché il mese di dicembre ho detto è meglio che non asfaltiate perché è troppo freddo, tornate, comincerà fra qualche giorno. Ciò ha permesso all'amministrazione di coordinare anche le asfaltature di altri enti
che negli anni erano intervenute sulle strade comunali senza alla fine realizzare un concreto ripristino. Piave servizi tra gas, Enel e altre strade interessate dalla cablatura pagano i ripristini mai realizzati, questi enti. Dietro tutto questo c'è stato un importante lavoro che ha impegnato quotidianamente gli uffici, anche per un lavoro di controllo che i lavori fossero eseguiti a regola d'arte. Abbiamo avuto anche Enel che dalla centrale di Costa ha fornito di energia elettrica tutte le cabine elettriche fino alla stazione di Nove, asfaltando per più di 9 chilometri di strade comunali e la statale 51. Pertanto qualcosa è stato fatto. Anche in questo caso il Comune ha fatto la sua parte, compartecipando alle asfaltature dove erano necessarie al di fuori dell'area interessata da Enel. Enel ha asfaltato, ma non ha asfaltato tutto Enel. Dove non era di competenza di Enel abbiamo asfaltato noi. Tanto per dare dei numeri di fibra ottica, Open Fiber, noi compartecipiamo alle asfaltature di Open Fiber. Alla fine dei lavori saranno 106 km di strade con 10.000 unità immobiliari raggiunte, investimenti per oltre 4 milioni per posizionare 6.000 km di fibra ottica, comprese le aree definite grigie. Stiamo realizzando una convenzione con Open Fiber per cablare anche le aree dove che nessun altro avrebbe portato la fibra ottica. Telecom con Fibercoop, altra ditta che sta cablando la città. Sono entrati già ora in 130 vie e raggiunte finora 6.000 unità abitative. Si può pensare che qualche danno le nostre strade l'abbiano subito, però stiamo cablando la città e nel giro, mi auguro, prima di cambiare mestiere, riuscirò anche ad asfaltarle tutte. Volevo anche dare un annuncio, visto che si parla di piste ciclabili. Il 3 marzo 2023, 20 giorni fa, è uscito sul BUR regionale il Piano regionale dei trasporti 2020-2023 della mobilità sostenibile per un Veneto connesso e competitivo. Abbiamo avuto il piacere di riscontrare che la ciclovia dell'Amicizia, già via Regia di memoria storica, è stata considerata prioritaria nel piano, nel master plan, come percorso di interesse europeo. Quello che 15 anni fa questo Consiglio Comunale ha votato in una delibera in accordo con altri 16 comuni, 4 comunità montane, 3 province per finanziare il progetto della via Regia Venezia-Monaco, si sta avverando. L'ha votato anche Tonon. Io e Tonon siamo stati gli unici reduci. Questo grazie soprattutto alla Regione Veneto nella figura dell'assessore De Berti, che qui ringrazio pubblicamente, e dell'assessore Giampaolo Bottacin che Ma io credo che sia felice che facciano queste... sta saltando dalla gioia, perfetto. Che sempre hanno prestato attenzione alle nostre operative richieste. Non è scontato trovare amministratori seri e preparati, ringrazio di cuore. Per non dilungarmi, credo che questa ciclovia sarà il futuro della nostra città, io ci credo fermamente, portando benessere e sviluppo turistico e quindi commerciale. Vedi, con la pista ciclabile Venezia-Monaco si risolverebbero tutti i problemi, buona parte dei problemi evidenziati dalla consigliere Bagliana. Vabbè, continuerò poi nel... Grazie, Assessore Fasan. Andiamo avanti. Altre prenotazioni? Botta e risposta tra i due reduci. Altre prenotazioni?
Prego, consigliere De Bastiani. No, okay. Ho appreso che la collega Mirella Bagliana è la responsabile della mancata asfaltatura delle strade di Vittorio Veneto. Ha detto questo? Ha detto questo. No, io volevo tornare su un punto del DUP, un punto che so che è molto caro alla maggioranza e anche condiviso da noi della minoranza. Si tratta del primo punto del programma di mandato riguardante la cultura, che tratta la definitiva sistemazione di concerto con la Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Veneto della sezione archeologica del Museo del Cenedese e la sua apertura al pubblico. È stato questo argomento, è stato anche il tema della nostra prima uscita collettiva organizzata dal Presidente sul luogo, avvenuta pochissimo tempo dopo appunto l'insediamento di questa nuova giunta, e quindi stiamo parlando del 2019. E dopo di allora però non abbiamo riscontrato in fase di bilancio e quindi anche nella pratica nessun passo avanti su questo tema, che appunto ribadisco è il primo punto del programma di mandato sulla cultura di questa amministrazione e appunto condiviso anche dalla minoranza. E io capisco che un programma di mandato si realizza in parte, cioè, nessuno ha la pretesa che un'amministrazione riesca a portare a termine tutti i propositi che fa a inizio attività. Però recentemente dalle file della Giunta sono ritornate dichiarazioni su questo tema e si è dichiarato che entro la fine del mandato, quindi entro il 2024, sarebbe sicuramente stata realizzata quest'opera. E quindi io mi aspettavo che in questo programma preventivo di bilancio ci fosse una voce che riguardasse questo lavoro. Allora, se c'è, no, io non l'ho vista nel piano delle opere pubbliche, e se c'è allora me le illustrerete adesso. Grazie. Grazie, consigliere. Consigliere Nardi. Grazie Presidente. Io in questo intervento do un po' più un'occhiata al DUP e agli elementi di cui è composto. Siccome siamo a quasi 4 anni dall'inizio di questo mandato amministrativo, credo che sia anche giusto che i cittadini confrontino quelle che sono le cose fatte fino ad oggi con quelli che erano gli intendimenti iniziali cristallizzati dall'amministrazione nel programma di mandato. Giusto perché abbiamo appena, abbiamo come organo, avete votato voi maggioranza, votato una variante che va ad incrementare la cementificazione del nostro territorio. Ricordo che uno dei concetti base
espressi nel programma di mandato era quello che nell'utilizzo delle proprie risorse Vittorio Veneto deve concentrare i propri obiettivi intervenendo sul patrimonio immobiliare esistente, con particolare attenzione ai centri storici e ai siti produttivi dismessi. Ovviamente ogni volta che si va a intervenire invece aumentando la cubatura, a mio avviso si ragiona in un modo esattamente e diametralmente opposto rispetto a questo intendimento. Un'altra indicazione che emergeva dal programma di mandato era quello relativo all'adeguamento dei parcheggi della viabilità di servizio dell'ospedale Cesare Malanotti Hospice. Visto che io abito nel quartiere Costa Meschi e i miei genitori in particolare abitano penso a 150 metri dall'ospedale, purtroppo conosco bene quello che è stato fatto ad oggi relativamente a questa cosa, è un intervento che ha già visto l'abbattimento di uno dei segnali stradali installati. L'assessore prima diceva che ha avuto un solo finanziamento da 300.000 euro per le asfaltature, però io magari avrò problemi di visione doppia, ma mi pare che quell'importo sia stato previsto ogni anno nei vari bilanci. Ora, credo che lo Stato, ma lo hanno sottolineato anche i colleghi che mi hanno preceduto, delle asfaltature delle strade, io nella mia vita ho avuto la fortuna di visitare Beirut, vi assicuro che le strade di Beirut stanno messe molto meglio. Un'altra indicazione era quella di ricercare la valorizzazione della ex Mafil. Sappiamo benissimo che, salvo non sia successo stanotte, nottetempo, che siete riusciti a venderla, è ancora lì. Però, andando avanti, relativamente alle attività sportive, l'intendimento era quello di continuare la ristrutturazione della piscina comunale. Adesso io non voglio essere sempre quella che a ogni consiglio comunale ricorda che la nostra piscina sta nelle condizioni in cui sta, però vi ricordo anche che abbiamo fatto 2 ore di dibattito su una mozione relativa agli impianti natatori anche vittoriesi, e che però sta di fatto che la piscina sta ancora nelle condizioni in cui è, e anzi l'intervento che era stato ipotizzato e finanziato dalla Giunta Tonon è andato nel dimenticatoio, mettiamola così. Dotarsi di un campo da rugby, anche questo è stato fatto, devo dire. Vanno ottimizzate le aree verdi e il parco Dan. Ottimizzarlo così tanto che continuate a dire che avete intenzione di venderlo. Relativamente alle opere pubbliche mi preoccupano onestamente i dati che sono rinvenibili nel DUP relativamente allo stato di avanzamento dei lavori. Non dico nulla relativamente ai lavori del 2022, perché ovviamente insomma, mi pare evidente che non possano essere tutti necessariamente finiti, che qualcuno abbia qualche rallentamento. Vado a vedere però quelli di qualche anno fa, cioè del 2020, dove il miglioramento delle prestazioni energetiche della scuola primaria Andrea Parravicini su un totale di intervento di 570.000 è fermo a 34.000. E quello relativo alla Crispi su 575 è a 36.000 e rotti euro. Spero che sia solo un problema di tipo contabile e non relativo all'avanzamento dei lavori, però mi pare che le indicazioni fattuali siano leggermente diverse. Quello che volevo chiedere, se poi magari insieme alla domanda sui derivati mi date un'indicazione anche su questo, è in relazione all'addizionale comunale dell'IRPEF. Vedo che la stima del gettito nel 24 e nel 25 progressivamente si abbassa rispetto al 23. Sono gli effetti dell'aumento della soglia della flat tax, che quindi toglie anche risorse ai comuni.
Bene, quindi confermate che lo Stato sta togliendo risorse ai comuni con questa operazione. Grazie. L'importante è che una volta era Roma ladrona, adesso vabbè, le cose cambiano, passano gli anni e evidentemente quando ci si siede dalle altre parti poi si fanno operazioni che non sono esattamente identiche a prima. Relativamente all'imposta di soggiorno, consigliere D'Arè, ho specificato che sono perfettamente consapevole che l'importo totale è anche vincolato al numero di posti letto disponibili e ho anche precisato, forse si è perso un attimo la parte finale del mio intervento, che quello che ritengo che mi lascia un po' perplessa, ecco, è pensare che anche a fronte delle dichiarazioni dell'assessore Fasan che ha fatto appena adesso relativamente alla ciclovia dell'amicizia e alla possibilità che porti ulteriore turismo, ulteriore movimento, che si possa ipotizzare, cioè che partiamo già con l'idea che in 3 anni nessuno apra neanche un bed and breakfast a Vittorio Veneto con, non so, 2-3 posti letto, perché tenere esattamente la stessa cifra neanche con 50 euro in più vuol dire pensare questo. Se il concetto è perché c'è il limite dei posti, vuol dire che stiamo dicendo che a Vittorio Veneto in 3 anni, nonostante gli interventi dell'amministrazione per favorire il turismo, nessuno investirà in questo settore. A me sinceramente la cosa lascia un po' perplessa. Assessore Fasan, non è che io stasera ce l'abbia su con lei assolutamente, però siccome io sono una delle vittime di Open Fiber e dei lavori, cioè io, il mio condominio, le dico che non è che i danni li ha avuti soltanto le strade cittadine, ci sono anche condomini che sono rimasti un anno con i buchi, le voragini davanti all'ingresso, quindi con questi che sparivano magari anche nel frattempo. Per cui, per carità, ottimo intervento, però a mio avviso nei fatti gestito malissimo, perché ha creato veramente tanti disagi e solo parzialmente sistemati, nel senso che anche dove sono intervenuti con dei rattoppi, comunque bene o male uno si ritrova detta proprio in dialetto, col tacon davanti a casa, che non è comunque magari dopo aver fatto l'asfaltatura poco prima, insomma. Quindi, diciamo che sarebbe stato più opportuno, a mio avviso, riuscire a ottenere una maggiore precisione e una maggiore professionalità da chi ha fatto gli interventi, in modo da ridurre i disagi non solo sulla rete viaria pubblica, ma anche sulle aree private dove sono stati fatti. Ovviamente nessuno contesta l'intervento in sé e il fatto che abbiamo coperto la città con un servizio della fibra che è ovviamente utilissimo. Il problema è come poi le ditte, credo subappaltatrici, abbiano eseguito i loro interventi. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Dus. Buonasera, che volume. Delibera di giunta del 16 marzo riguardante gli interventi di riqualificazione delle piscine, argomento appena citato dalla mia collega, e fa un aggiornamento del quadro economico appunto relativamente ai lavori delle piscine. Come sapete, la Giunta Tonon all'epoca, si parla del febbraio 2019, e fece fare un quadro economico per i lavori di efficientamento energetico e con progettazione eccetera eccetera, appunto riguardante le piscine, per un totale di spesa di 940.000 euro. Poi quei lavori non furono intrapresi, furono fatte altre scelte, il tempo passò e ora è stato fatto un aggiornamento di quel quadro economico
che vede un incremento di 310.000 euro, probabilmente dettato dai costi che tutti noi conosciamo. Quindi, diciamo, siccome da quello che posso vedere semplicemente dal quadro economico non mi pare che gli interventi siano cambiati, il costo dell'inerzia quindi è di 310.000 euro? Chiedo. Grazie. A chi lo chiede? Non so, se avessi la risposta me la sarei data, Presidente. C'è qualcuno che risponde? O l'assessore ai lavori pubblici o l'assessore allo sport, uno dei due può dare una risposta, immagino. Visto. Prego. Sì. Da quello che mi ricordo è stato fatto una valutazione ulteriore su altri interventi, quindi 300.000 non sono solo, come dice lei, il costo dell'inerzia, ma è stato affrontato al meglio il capitolo di ristrutturazione, è stata fatta una domanda di partecipazione dei bandi per quel valore scritto che ha di 1.250.000. L'intervento, quello che era stato prima da voi preventivato, era di un certo tipo, quindi era un discorso, adesso non mi ricordo perché sto parlando, è un intervento di adeguamento sismico esclusivamente, delle vetrate, da cui inventare le vetrate da un punto di vista. Qui, se non vado errato, c'è anche un qualcosina di intervento all'interno della vasca, per quello che mi ricordo. In realtà, allora, da quello che leggo qui noi abbiamo contributi ANAC, passiamo da 20.759 a 21.576, incentivi da 14.16 a 19.600, IVA da 464, no, quella rimane invariata, prove sui materiali subiscono un aumento, le opere edili passano da 701 a 946, quindi in realtà ogni voce naturalmente ha subito un incremento. Ripeto, un incremento che porta poi a un totale di 300.000 euro. Io credo che molto francamente che se l'intervento si fosse realizzato, visto che era già lì nei cassetti dei tecnici, si sarebbe potuto realizzare spendendo 310.000 euro in meno e dando una risposta in tempi adeguati e non quando le vacche sono già scappate dalla stalla. Grazie. Grazie. Consigliere Dus. 3 prenotazioni. Consigliere Tonon. Grazie, solo per alcuni appunti. Mi limito ovviamente alla parte relativa al territorio. Siccome a qualche assessore piace fare le pulci a quello che fa sempre che altri e mai a quello che non ha fatto, per esempio c'è scritto studio per una nuova viabilità a Ceneda con riqualificazione della piazza ed individuazione di nuovi parcheggi. Allora, spero che lo studio non fosse quello dell'inversione di marcia di via da Ponte e via Lioni, spero fosse qualcosa di diverso, perché ricordo che l'assessore Antiga, quando non so se si divertì, ma fece un'esposizione se vi ricordate, sul dimensionamento delle rotonde, perché lui le faceva grandi, si era dimenticato quella via da Ponte, che forse posso andare a spanne, una spanna e mezza, perché le macchine non giravano, doveva fare manovra per tornare indietro, non so se lei se lo ricorda, ma di quella rotonda lei si era dimenticato completamente. Non so se sia lo studio Antiga sulla viabilità a Ceneda, perché è stato quantomeno disastroso, visto che è stato
è stato completamente cassato, ricordiamo anche via Oberdan, visto che di questo si tratta. Intervento di riqualificazione delle piazze cittadine, punto di incontro ed aggregazione quartierali, in particolare nelle piazze di Guardia di San Giacomo, Ceneda, Serravalle, Sant'Andrea e Centro. Allora mi chiedo quale è stata fatta, a parte il progetto per Ceneda, cassato il precedente e fatto uno nuovo per cifre non proprio di pochi soldi. Sono contento per l'assessore Fasan, che si trova 4 milioni per la piazza e 5 milioni per la biblioteca. Però, sì, 5 milioni di biblioteca e 4 per la piazza, ben 4 milioni per rifare la piazza di Ceneda, però siamo ancora a un progetto in mente Dei o in mente Folline, visto che ha fatto Follina. Progetti per opere pubbliche, compresa la revisione della viabilità, anche qui laddove si ritenga necessario, a sostegno del rilancio e della rivitalizzazione commerciale dei quartieri. Ora io non so per il commercio cosa è stato fatto, perché poi c'è anche un capitoletto in cui si parla del rilancio del commercio locale. Rilancio del commercio locale favorendo la rinascita del commercio al dettaglio nel contesto cittadino, anche esplorando le potenzialità ad oggi inespresse del concetto di centro commerciale naturale. Non so, non mi pare siano state fatte tante azioni. Altre azioni saranno intraprese nell'ambito della modulazione delle imposte locali e nel ripensamento di alcuni flussi di traffico che oggi sembrano sfavorire certe parti della città rispetto ad altre. Allora, la modulazione delle imposte locali ne abbiamo già parlato, sappiamo che è stato l'aumento dell'IMU, non altro. Ahimè, questa sera capiamo anche, e con molta onestà probabilmente già i tecnici lo hanno, d'accordo con l'aggiunta ovviamente, lo hanno inserito nel DUP, per cui l'aliquota, diciamo, no, l'aliquota non cambia, la somma, diciamo così, che dovrebbe andare al Comune per quanto riguarda l'addizionale IRPEF, grazie alla manovra proposta dall'attuale governo, scenderà. Quindi se parliamo, c'è l'illusione dell'autonomia da un lato, per cui tutti i schei resta a casa nostra, dall'altro quei pochi che abbiamo si tiene a Roma. Non so se il nuovo sistema traduce anche il dialetto, ma pezzo il taconda sbrego però, in questo caso, davvero. Un piccolo appunto ulteriore. Continuerà la ricerca di investimenti di privati interessati ad una valorizzazione di Villa Pappadopoli e del suo parco, cercando di creare nuove opportunità per le attività commerciali e produttive del quartiere, possibilmente mantenendo la proprietà in capo al Comune. È vero, Sindaco, le do atto, non c'è nel piano delle alienazioni Villa Pappadopoli, però se non ricordo male era stato fatto un filmato, una ripresa con i droni, non ricordo cosa, per sponsorizzarla. Non so quali effetti abbia avuto, a parte la confezione, forse anche dignitosa di questo video. Ricerca di una valorizzazione dell'ex Mafil. Sappiamo tutti, inutile facciamo finta di niente, senza la Mafil non sapremo dove mettere la roba, tanto è vero che è nel piano delle alienazioni, ma 2025, quindi ma si può anche cavarla e ora, inutile far finta, la togliamo, punto e basta. Quindi non stiamo a far finta, lo sappiamo benissimo che se non ci facciamo i magazzini comunali noi non sappiamo dove mettere la roba, lo sappiamo tutti, quindi togliamola, perché se no, non voglio parlare di un falso, ma insomma sappiamo che non è così, punto. E cercare di cogliere tutte le opportunità nate da Cortina 26, speriamo che Cortina 2026 riescano a farla, perché con i ritardi enormi che ci sono speriamo di riuscire a arrivare, no, io no, chi andrà a vedere che riesca ad arrivare a Cortina, perché insomma mi pare che siamo ancora indietro. Un ultimo appunto. Chiedo venia, anzi chiedo ovviamente all'amministrazione se è vero, perché se ricordo male chiedo di essere corretto, ma se non vado errato, per la scuola di Forcal e la scuola di San Giacomo sono intervenuti dei finanziamenti regionali,
non sono stati spesi tutti e solo soldi dei derivati, sono intervenuti soldi regionali, tant'è vero che era prevista l'alienazione di entrambe le vecchie scuole. Dopo, con vari, in senso buono lo dico, artifizi, sia la precedente amministrazione, quella dove c'ero anch'io, quella ancora prima di Darè e anche quella dopo, siamo riusciti a tergiversare, diciamo così. Ma non sarebbe stato previsto l'alienazione semi-obbligatoria, chiamiamola così, delle scuole se non fosse intervenuto un finanziamento. Quindi finiamola di dire le robe che non sono. Sente fuori il microfono. Sì, ma infatti c'era un contributo, ma non diciamo che i derivati sono serviti a quello, punto. Non è vero. Sì, ma siccome si è parlato di 4 milioni, che non erano 4 milioni, di 3 milioni e non sono 3 milioni, quindi su 6 milioni e rotti di derivati, meno di metà sono serviti per... Non diciamo che sono serviti per le scuole, sono stati... Nessuno osa non dire, neanche pensare che sia stato un cattivo uso, fuori della norma. Ma non diciamo quello che non è vero, sono stati utilizzati anche per spesa corrente, perché la vera differenza, l'abbiamo ripetuto più volte, che mentre il mutuo è obbligatoriamente utilizzato solo per l'opera per la quale viene chiesto, i derivati potevano essere usati liberamente, punto, è stato fatto, nessuno scandalo, ma non diciamo cose che non sono vere. Grazie, consigliere. Altre prenotazioni? Forza. Consigliere Pagotto. Grazie Presidente. Se fosse per me toglierei subito la Mafi, l'ex Mafi del piano alienazioni, subito. Così almeno le amministrazioni che ci saranno dopo di noi avranno un po' di considerazione per quell'immobile. Poi per il discorso piano asfaltature. È vero che ogni anno abbiamo messo 300.000 euro bilancio, però se non sbaglio era vincolato al piano alienazioni. Invece quest'anno saranno 300.000 euro in soldi. Grazie. Consigliere Pagotto. Altre prenotazioni? Non vedo altre prenotazioni, quindi possiamo andare avanti. Consigliere Denardi, prego. La parola. Allora, l'importo esatto della sentenza definitiva attualmente esecutiva mi riservo di darlo con precisione, però confermo attorno ai 500.000 euro. Per quanto riguarda l'accantonamento, allora, posto che stiamo facendo un ragionamento anche con i nostri legali che ci devono dare una percentuale del riscosso compensa, ma di fronte a una sentenza di primo grado di questo tipo l'intenzione è quello di accantonare tutte le somme che dovrebbero essere pagate da qui alla scadenza. Quindi per quanto riguarda l'anno 2023 la somma che sarà a questo punto non pagata ma accantonata è pari a 1.620.000 euro, più al quale si aggiunge la somma che vi abbiamo già indicato nel prospetto di stasera dell'avanzo accantonato, che è la quota dell'anno scorso non pagata, e più tutte le altre fino a scadenza, salvo una sentenza di secondo grado favorevole, perché in questo caso una condanna in secondo grado esporrebbe l'ente a un debito troppo elevato, quindi ci risulta necessario accantonare. Grazie, dottor Sarri.
Temi toccati, qualcosa magari vale la pena che lo dica, anche perché è tirato direttamente in campo da, per esempio, il consigliere Alessandro De Bastiani circa i derivati. Consigliere, basta anche mettersi d'accordo nei termini. Io ho detto che quella era un'ottima, e continuo a pensarlo, quella operazione fu un'ottima operazione. Adesso ci ritroviamo ad avere questa vicenda secondo la quale dovesse finire bene non pagheremmo gli interessi, perché gli interessi erano tutti quanti posti verso la fine, no, del periodo di durata dei derivati. Se la sentenza dovesse consolidarsi faremo a meno di pagare gli interessi, quindi cosa dice lei? Cattiva operazione? Era già ottima così cosa dice? Vabbè, lo dice lei. Circa il commercio, difficile trovare strategie che valorizzino il commercio di vicinato, quello che è più sofferente oggi. Però era fin dal 2016, credo, che sarebbe stato bene aver portato anche a Vittorio Veneto, come in altri comuni della grandezza di Vittorio Veneto e anche meno, il distretto del commercio. Il distretto del commercio è un riconoscimento che viene fornito dalla Regione, e ai comuni riconosciuti vengono elargiti finanziamenti anche pesanti di 200-300 mila euro, come per esempio Valdobbiadene partecipò all'epoca, ma ho fatto un po' di ricerche per capire se c'era un qualche motivo per cui non partecipammo, e i nostri uffici mi hanno detto che all'epoca si pensò che era meglio non farlo. Comunque Valdobbiadene, per esempio, con il suo finanziamento ha potuto pagare per 3 anni esperti professionisti, i quali seguivano l'intero comparto del commercio, generando strategie magari utili, fatto da esperti piuttosto che da parvenu, come siamo fondamentalmente noi, che per 5 anni ci adattiamo ad amministrare su fatti specifici, forse sono ben spesi. Quindi per il commercio cerchiamo, per esempio, di metterci al passo. Circa Papadopoli, trovando un qualche acquirente, che vi dirò qualcuno si è anche avvicinato, però al momento le condizioni che ci sono sui vincoli di quel bene, anche del parco, eccetera, delle altre cose, sono tali per cui nessuno potrebbe avvicinarsi. Ci stiamo lavorando anche per quell'aspetto là. Consigliere De Bastiani, torno a lei. Villa Papadopoli, che tutti amiamo, no? 15 milioni da spendere per metterla a posto. Quindi, Consigliere De Bastiani, non fuori microfono. Decina di milioni per metterla a posto, e poi il mantenimento. Consigliere Bagliana, lei che si preoccupa del mantenimento, provi a pensare una Villa Papadopoli dopo mantenerla. Scusate, no, è tutta un'altra cosa, consigliere. Potrò spiegargliela con calma. Grazie. Altri interventi? Consigliere Denardi, prego. Grazie Presidente. Sindaco, allora io capisco che 4 anni fa le possa essere, a mio avviso, infelicemente uscita la frase che i derivati erano un'operazione meravigliosa. Però a fronte di una sentenza che è pur di primo grado, per carità di Dio, per cui può essere sempre modificata, può essere che nessuno di noi, credo, se lo augura, Banca Intesa riesca a far valere le sue ragioni in sede d'appello, però insomma, credo che tutti quanti noi speriamo che la sentenza di primo grado venga confermata e dia ragione al Comune di Vittorio Veneto. Cioè, dire che
Ah beh, sì, è andato bene perché alla fine portiamo a casa i soldi. No, non è andato bene proprio per niente. Cioè, siete riusciti a fare... La sentenza di primo grado dice che siete riusciti a fare dei contratti che non potevano essere sottoscritti da un ente locale, che i contratti dovevano essere approvati dal Consiglio Comunale e non sono stati approvati dal Consiglio Comunale, che erano privi dei requisiti essenziali previsti dal Codice Civile, che c'erano dei costi occulti che non erano dichiarati. Se questa, dopo sta sentenza qua, continua a definirla, beh, c'è andata benone perché così riportiamo a casa i soldi, se la Giunta Tonon non avesse avviato la causa, al netto del fatto che, ribadisco, in secondo grado potrebbe andare diversamente, ma allo stato attuale delle cose, se la Giunta Tonon non avesse avviato la causa, i costi occulti il Comune se li sarebbe portati a casa e Banca Intesa si sarebbe portati a casa i soldi. Questa è la realtà. E questa è l'operazione meravigliosa? Sì, bene, perfetto, va bene. L'importante è che poi abbiamo il coraggio di dirlo apertamente quello che pensiamo e farlo capire ai cittadini vittoriesi, perché la sentenza dice che ci sono più di 200.000 euro di costi occulti che il Comune, se non fosse stata avviata la causa, avrebbe perso tranquillamente. Ci sono in più gli interessi su quegli importi e tutto il resto. Non so a me sinceramente, io fossi un amministratore, il tribunale mi avesse detto che ho fatto dei contratti che non potevo sottoscrivere, che li ho fatti approvare, non li ho fatti approvare dal Consiglio Comunale come avrei dovuto fare, che erano privi dei requisiti essenziali e che in più non mi sono neanche accorto che c'erano i costi occulti quando in realtà c'erano, sinceramente io non sarei proprio così tanto orgoglioso dell'operazione fatta. Direi quantomeno, cavoli, ringraziamo Dio, il destino, la Giunta Tonon, le opposizioni che per anni hanno sollecitato su questo tema e quante altre cose vogliate metterle, ivi compresi dei tecnici bravi che sono riusciti a analizzare adeguatamente quei contratti. Ringraziamo il fatto che evidentemente non era, il Tribunale ci sta dicendo che proprio una gran operazione non era. Grazie consigliere. Consigliere Darè. Se l'operazione è stata fatta e nessuno ci ha perseguito, probabilmente non è che siamo stati fuori del mondo, perché l'hanno fatta tanti comuni, come d'altra parte io ho fatto, le ripeto, alla Corte dei Conti di Roma ho fatto l'esposto e ho vinto, e così voi avete potuto amministrare per 3 anni senza avere il conteggio, i conti bloccati. La stessa cosa avete fatto voi, ma l'operazione che ha fatto Tonon, che io ringrazio da cittadino vittoriese, l'ha fatta dopo una sentenza per cui il surplus degli interessi è stato riconosciuto da un tribunale che era sbagliato. E ha fatto bene a fare ricorso e sicuramente porteremo a casa quei soldi, perché sono soldi che i cittadini vittoriesi, come altri comuni in giro per l'Italia, hanno pagato, perché questo si chiama non interessi, ma un altro nome. Ha un altro nome. Grazie, consigliere Darè. Altri interventi? Bene, passiamo alle dichiarazioni di voto per la prima delibera, DUP, delibera sul DUP. Dichiarazione di voto. Sì, prego. Allora, salutiamo il dottor Genovese e ringraziamo per la presenza. Sì, buonasera. E liberiamo anche il dottor Sarri, la dottoressa. Grazie. Bene, a questo punto passiamo in votazione. Allora, ho chiesto, nessuno si prenota e quindi pensavo che non ci fossero. Questa volta ho ragione. Allora andiamo in votazione.
Aperta la votazione, votate. Ok, la delibera è approvata con 11 favorevoli, 6 contrari, 0 astenuti. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Prego. La delibera è immediatamente eseguibile con 11 favorevoli, 6 contrari e 0 astenuti. Grazie. Passiamo alla dichiarazione di voto per il bilancio, approvazione del bilancio di previsione 2023-2025. Non abbiamo dichiarazione di voto, quindi passiamo in votazione. Potete votare. La delibera è approvata con favorevoli 11, contrari 6, astenuti 0. Votiamo la immediata eseguibilità. Potete votare. La delibera è immediatamente eseguibile con 11 favorevoli, 6 contrari e 0 astenuti. Siamo ora alla prossima delibera. Allora, programma regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 della Regione Veneto, PR Veneto, sviluppo urbano sostenibile, approvazione schema di convenzione per la costituzione del funzionamento dell'area urbana coneglianese/vittoriese. Chiedo al Sindaco di illustrare la delibera. Grazie, prego. Prego, Sindaco. La delibera di questa sera tratta della neonata, direi, area urbana coneglianese-vittoriese. Realtà che non ci aspettavamo arrivasse così velocemente, ma fortunatamente le disponibilità e volontà della Regione hanno fatto sì che anche la nostra partecipazione potesse avvenire fin da subito, fin dal primo tentativo di riconoscimento. Abbiamo potuto fare questa operazione perché erano cambiate le precondizioni, per cui era sufficiente che almeno uno dei comuni partecipanti superasse i 30.000 abitanti per poter partecipare. Conegliano li supera e quindi abbiamo potuto partecipare e ottenere fin da subito questa nuova realtà che è già stata definita anche come quantità di finanziamento disponibile, finanziamento che poi viene suddiviso in diversi capitoli, alcuni appannaggio direttamente delle amministrazioni comunali, altre di altre entità parallele, diciamo così, tipo trasporti, tipo sanità. Passerei la parola al dirigente Curti che vi descriverà questa convenzione che siamo chiamati ad approvare. Prego, ingegner Curti. Sì, chiedo scusa di questo via vai, ma abbiamo avuto un problema idraulico, si è rotto dell'acqua sotto.
quindi non ho seguito purtroppo perché stavo controllando le ultime cose, quello che ha illustrato il sindaco. Comunque, in estrema sintesi di questa area urbana del Coneglianese Vittoriese ne abbiamo già parlato più volte anche in questo Consiglio. Partiamo dal giugno del 22, quando la Regione fa un avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse per l'individuazione delle aree urbane. Il Comune di Vittorio Veneto, come sapete, ha partecipato con i comuni di Codognè, Colleumberto, Godega, Pieve di Soligore, Frontolo, San Fior, San Pietro di Feretto, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Susegano Tarzo e con Conegliano come capofila e autorità urbana. Siamo stati individuati nella prima fase di questo percorso come area urbana. Nella fase che stiamo vivendo adesso, le aree urbane individuate devono elaborare una strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile, SISUS, che verrà poi approvata dalla Regione, e nella terza fase dovremo dare attuazione alle operazioni individuate all'interno di questa SISUS. A fine dello scorso anno è stato sottoscritto fra tutti i comuni elencati un protocollo d'intesa. Oggi siamo chiamati a sottoscrivere una convenzione volta a definire i rapporti tra i comuni coinvolti nell'attuazione della SISUS e le modalità e le procedure di delega al comune capofila che riveste appunto il ruolo di autorità urbana. La convenzione che andiamo a sottoscrivere si compone di 11 articoli. Non so se avete piacere che li scorriamo o se li avete già letti, che vanno comunque a definire il ruolo del comune capofila, che è chiamato a rappresentare tutti gli altri comuni nei rapporti con la Regione. Va a definire nell'articolo 1 premesse e definizioni l'autorità urbana, che è appunto Conegliano, il Consiglio di Partenariato, che è composto da tutti i sindaci dei comuni ed è presieduto dal sindaco di Conegliano, e dal tavolo di partenariato, che è composto dai sindaci dei comuni, sindaco di Conegliano, oltre, come ricordava il sindaco prima, altri enti coinvolti nello sviluppo e nella realizzazione dei progetti di sviluppo urbano. Ad esempio ATER, che ha presentato in questa fase ha aderito a una linea di finanziamento presentando dei progetti su immobili sia di ATER che del comune nel territorio di Vittorio Veneto, così come negli altri comuni. Poi ci sarà MOM, in quanto c'è una linea di finanziamento per la mobilità, e quindi una buona parte di questa linea di finanziamento è destinata all'acquisto di autobus di nuova generazione, quindi chiaramente non saranno i comuni ad usufruire di questo. E poi c'è l'ULS, perché comunque c'è una forte attenzione a tutto quello che è il mondo del sociale, e poi anche altre realtà private che potranno essere eventualmente individuate. Grazie. Apriamo il dibattito. Consigliere Dus, prego. Sì, volevo sapere se di questi 6 obiettivi, se c'erano già l'intenzione di focalizzarsi su uno o 2 di questi, oppure se intanto si crea la struttura e poi si ragiona assieme su quali sono gli obiettivi. Grazie. Grazie. Obiettivi, appunto, ce n'è, come si diceva, una parte che sono fondamentalmente gestiti
da enti esterni alle amministrazioni comunali, altre che invece sono proprie delle amministrazioni comunali, e i progetti praticamente sono già stati presentati da tutti i comuni interessati a partecipare con qualcosa. Adesso andremo appunto a questo tavolo a discutere un po', perché tutti hanno presentato un pochettino qualcosa. Dobbiamo tenere anche conto che sì, la cifra che ci è stata assegnata alla nostra autorità urbana è una cifra in sé interessante. Naturalmente bisogna considerare che una parte viene gestita, appunto, come si diceva, per l'acquisto di automezzi da parte della MOM, o altre attività di altre entità, ATER per la residenzialità o così. Quello che resta poi va suddiviso per 13 comuni. Voi capite che non sono grandissime le cifre, essendo anche numerosi, più di uno magari i progetti presentati per ciascuno di questi capitoli con la cifra residuale divisa per 13, non è che se... quindi si tratterà anche di spartire fra comuni queste risorse in modo da alla fin fine rendere tutti partecipi e accontentare un po' tutti, anche guardando naturalmente la qualità dei progetti presentati. Grazie, Sindaco. Consigliere Bagliana. In parte ha già risposto il Sindaco alle mie domande. Volevo appunto capire se gli altri enti facevano parte dell'unico finanziamento, quindi anche ATER, MOM, e fanno parte tutti di questo finanziamento che non è proprio tantissimo. Però per il nostro comune, eventualmente, se potete anticiparlo, avete già presentato qualche idea, no? Se gentilmente me la può riassumere, grazie. Grazie. Allora, noi abbiamo partecipato a tutte e 6 le linee di finanziamento. Sono 3 di sviluppo urbano e 3 più dedicate al sociale. Sulle 3 del sociale, in realtà, a una non abbiamo partecipato direttamente, quella a cui accennavo prima, in quanto ha partecipato ATER, che sarà destinataria del finanziamento e realizzerà le opere di efficientamento di alcuni alloggi. Sono 4 di nostra proprietà per il Comune di Vittorio Veneto e 4 di proprietà dell'ATER. Le altre 2 linee di finanziamento, diciamo così, di tipo più sociale, riguardano comunque la residenzialità. Noi abbiamo chiesto di partecipare ad entrambe con l'intervento che stiamo progettando sull'immobile di Via Galilei, in quanto una per il superamento delle barriere architettoniche mette a disposizione 15.000 euro ad alloggio, quindi sarebbero 30.000 euro, ma insomma, vabbè. E la seconda sul co-housing, adesso non ricordo se metteva a disposizione forse 150.000 euro, ma magari sto dicendo un numero, sì, 100 per 2 quindi 300, e quindi abbiamo provato, cioè volevamo cercare di portare a casa un progetto completo invece che dividerlo in tanti rivoli. Per quanto riguarda invece le 3 progettualità sullo sviluppo urbano, ce n'era una che abbiamo chiesto di completare l'intervento all'interno del compendio della caserma Gotti, in quanto con il finanziamento PNRR non riusciamo a recuperare tutti gli immobili e quindi abbiamo chiesto quella. Una seconda che riguardava invece le aree verdi, lo stesso abbiamo chiesto anche con quella all'interno della Gotti per tutta l'area verde, in quanto questa linea di finanziamento aveva anche come vincolo che riguardasse aree verdi all'interno o in prossimità dei siti Natura 2000. Quindi, visto che la caserma Gotti è lungo il Meschio, ci sembrava anche qua, e anche per ulteriormente cercare di arrivare a completare qualche cosa senza disperdersi in tanti progetti. E l'ultima invece sulla mobilità, che è quello dove ci sono 4 milioni circa, di cui 3 però sono già destinati all'acquisto dei mezzi, quindi resta 1 milione. Abbiamo proposto come progetto un tratto di pista ciclabile lungo le sponde del Lago Morto,
che dovrebbe anticipare un tratto della realizzazione della ciclovia. Questi sono le 6 linee di finanziamento, cioè i 6 progetti che noi abbiamo presentato. Abbiamo fatto una riunione tecnica con tutti gli altri comuni, non tutti i comuni partecipano per tutte le 6 linee di finanziamento perché... Cosa ho detto? Ho sbagliato a dire? Ah, scusa perché magari sono un po'... stavo pensando al lago sotto. Sì, stavo dicendo che non tutti i comuni partecipano per tutte le linee di finanziamento, alcune sono più facili, altre sono un po' più... però poi sarà il tavolo che deciderà. Sì, sì, sì. Noi nel partecipare alle linee di finanziamento abbiamo dovuto fare riferimento, allora non era richiesto di avere un progetto perché verrebbe finanziata anche il progetto preliminare, però viene chiesto di fare delle valutazioni. Noi siamo partiti comunque da progetti che comunque sono già in essere e quindi siamo riusciti a dare dei valori abbastanza... Va bene, grazie. Consigliere De Antoni. Sì, volevo ricordarmi solo l'importo totale, era 6 milioni di euro o era più? Non mi ricordo più. 12 milioni di euro complessivamente, questa è la cifra totale. Comunque noi oggi diciamo, non entriamo nel merito dei progetti, ma dobbiamo solo approvare la convenzione dove diciamo, c'è il comune di Capofila, anzi bisognerebbe correggere il giornale perché le hanno messo in bocca che i comuni Capofila erano Vittorio Veneto e Conegliano sul giornale. Ma sappiamo tutti che non poteva fare questa dichiarazione. In pratica no, in pratica è solo da diciamo, approvare la convenzione che regolamenta i rapporti tra i diversi enti, insomma, ecco, questa no, cioè una cosa dovuta, insomma, ecco, questo volevo dire. Sì, sì. Bene, grazie consigliere. Altre prenotazioni? Passiamo in dichiarazione di voto. Non era presente alla lezione. Sì, scusi, devo prendere un po' di manualità. Non è detto che ce la farò da qui alla fine. Immagino. Beh, grazie. Ma come? Ha poca fiducia nelle mie capacità. Quindi sono stati individuati, da quello che ho capito, appunto, dei progetti con cui ci presentiamo a questo tavolo. E mi ha colpito quello sul Lago Morto, non ho capito se è una ciclabile? Ah, una ciclabile lungo il Lago Morto, che immagino vada a rispondere all'intervento che fece qualche settimana fa il consigliere che diceva che tutti gli interventi vengono concentrati a nord, per cui noi cosa facciamo? Presentiamo, andiamo al tavolo con l'unico progetto che è la ciclabile Lago Morto. Cioè, devo dire che ha colpito nel segno perché poi l'assessore l'ha ascoltata, ha promosso l'iniziativa, no, benissimo, poi mi dispiace che non abbiamo il progetto, ma vabbè, va bene uguale, insomma. Noi sosteniamo quest'idea perché crediamo, l'abbiamo sempre creduto, che lavorare in sinergia con i comuni limitrofi sia fondamentale appunto anche per portare avanti delle iniziative così importanti che poi hanno naturalmente delle ricadute sul territorio. È chiaro che la torta non è molta e appunto quando abbiamo comprato un po' di autobus non rimarrà molto, però è giusto provarci. Non so, perché questo mi dispiace non abbiamo potuto verificarlo, se condivido i progetti che sono stati presentati, come questo sul Lago Morto, non perché abbia nulla contro il Lago Morto, ma perché ci sono anche altre parti della città che hanno naturalmente anche esse pari dignità ed esigenza, però ripeto, credo siano degli interventi assolutamente lodevoli, per cui voteremo, con questo faccio anche la dichiarazione di voto, voteremo a favore rispetto a questo punto. Grazie. Grazie consigliere Dus. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Non vedo dichiarazioni di voto. Passiamo in votazione. Potete votare.
La delibera è approvata con 17 favorevoli, ovvero unanimità. Contrari 0, astenuti 0. Votiamo ora per la immediata eseguibilità. Potete votare. La delibera è immediatamente eseguibile all'unanimità. Passiamo ora al 10° punto dell'ordine del giorno, decreto di trasferimento 4650 del 31/3/2016, determinazioni. Lascio la parola al sindaco Miatto per l'illustrazione della delibera. Come già descritto in commissione, questo è un passaggio obbligato che dobbiamo fare per terminare un lungo percorso che abbiamo iniziato abbastanza tempo fa e che si completa così per il trasferimento anche si può definire trasferimento, per la definitiva collocazione nell'ambito delle proprietà del demanio di una piccola superficie posta lungo il Cervano che era stata chiesta in origine dal nostro comune assieme a molte altre nell'ambito del federalismo demaniale che c'era stata concessa, ma però c'era stato mascherato, quantomeno non ci è stato specificato a suo tempo che c'era un contenzioso in corso, ancora in essere, per cui per noi conviene non averlo in proprietà e renderlo all'agenzia del demanio, al demanio. E questo è un passaggio indispensabile per poter raggiungere l'obiettivo. Grazie Sindaco. La dirigente può raccontare nei particolari questo passaggio. Prego, ingegnere. Direi che non c'è moltissimo da dire. La vicenda nasce nel 2013, nel 2016 c'è stato il decreto di trasferimento, nel 2019 il demanio poi ci chiese di compilare un modulo sull'utilizzo del bene e in quel momento il comune disse noi non lo stiamo usando il bene e quindi il demanio chiese il rientro del bene nella sua proprietà. Per poi nel 2021 comunicarci che il bene era occupato in virtù di una sentenza che era stata l'epilogo di questo contenzioso di cui il comune non era a conoscenza. E quindi il demanio disse non ci sono più i presupposti per la retrocessione, tientelo. E il comune lì ha detto no, scusate, appunto noi non sapevamo che c'era un contenzioso, non siamo mai entrati in possesso, non è mai stato trascritto il decreto di trasferimento, di fatto il comune non ha mai esercitato nulla su quest'area e quindi abbiamo chiesto ripetutamente di retrocedere fino a che poco tempo fa il demanio ci ha comunicato che per poter fare la richiesta di retrocessione dovevamo farla approvare dallo stesso organo che aveva approvato la richiesta di avere questo terreno e quindi dal Consiglio Comunale. Questa è la vicenda. L'unica cosa, nella delibera volevo segnalare che c'è un errore di battitura e sono indicati i mappali 363, 265 e 547, in realtà 265 è sbagliato ed è 365, quindi è proprio stato un errore di trascrizione che poi facendo le planimetrie, però avevamo già depositato, ci siamo accorti di questo errore di trascrizione che aggiusteremo domani mettendo a posto la delibera, però era corretto comunicarlo. Per il resto credo che non ci sia molto altro da dire. Bene, grazie ingegnere. Apriamo la discussione.
Consigliere Tonon, prego. Grazie. Per dovere di cronaca o di storia, che dir si voglia, alcune precisazioni bisogna farle, perché questo argomento fu trattato il 2 novembre 2017 in questo Consiglio Comunale. Sì, lei non c'era, io c'ero anche allora, ma non ero da solo, perché c'erano diversi qua che erano presenti seduti in vari posti adesso, seduti in vari posti. Per cui, fra l'altro, siccome la domanda era stata fatta appunto, come ha ricordato giustamente, nel 2013 dall'amministrazione Darè, e la risposta era arrivata successivamente nel 2016, c'era stato chiesto come mai avevamo tergiversato attendendo 1 anno e mezzo prima di portare la questione del decreto di trasferimento in Consiglio Comunale. La tesi dell'amministrazione che allora presiedevo non era favorevole all'acquisizione del bene, a differenza di quello che invece sollecitava una buona parte dell'allora minoranza, perché secondo Fasan, tanto per dire, leggo testuale, io credo, perché diceva che non si sa perché il Busillis erano i 6.000 euro, lei diceva che il privato ne pagava 600, mentre invece al comune erano chiesti 6.000, non si sapeva perché, quindi dovevamo trattare col demanio come se si trattasse sulla concessione. Il collega Darè era ancora più, come dire, più ottimista e parlava che avremmo potuto comprare e vendere per qualche milionata. E Posocco invece si era fermato a 100.000 euro, basta 100.000, ma dobbiamo comprare e rivendere subito. In realtà, dicevo che bisogna essere precisi perché in realtà il demanio ufficialmente non aveva comunicato, posso essere d'accordo, ma si sapeva in comune qual era la situazione. Tant'è vero che l'allora dirigente Wanda Antoniazzi, rileggo il suo intervento. Dunque, solo per dare un contributo, il decreto che ci è arrivato nel 2016 riporta nella parte testuale il comma 7 dell'articolo 56 bis del decreto del fare legge 98-2013, il quale articolo 56 bis dice: con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, le risorse a qualsiasi titolo spettante alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso, ed è questo diceva il nostro caso, quello che ha ricordato fra l'altro il sindaco in commissione, sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento di cui al comma 1. In sostanza, in parole povere, sindaco, quello che lei ha spiegato bene in commissione, siccome lo Stato prendeva 6.000 euro, vita natural durante, il Comune avrebbe dovuto rinunciare, acquisendo il bene, a 6.000 euro da qui all'eternità. Ma vado avanti, salto un pezzetto, il soggetto privato che occupa il terreno, questa è la registrazione, accompagnato dal suo legale, ci ha informati, perché noi non lo sapevamo, di un contenzioso che lui è in atto non da adesso, ma da parecchio tempo, dagli anni '80, con l'Agenzia del Demanio in merito alla questione di quanto dovuto per l'occupazione di un'area demaniale. Era per questo anche per questo che l'allora amministrazione aveva proposto di non aderire al trasferimento, a differenza di qualcun altro che invece ci diceva no, bisogna comprare perché fai un sac de skei. Si cambia di posto e si cambia di opinione, forse la vita è bella anche per questo. Non si chiama coerenza, forse fantasia al potere, ma insomma va bene lo stesso. Grazie, consigliere Tonon. Altre prenotazioni? Non vedo prenotazioni. Dichiarazione di voto? Dichiarazione di voto? Non vedo dichiarazione di voto. Andiamo in votazione. Potete votare.
Allora, la delibera approvata con favorevoli 16, contrari 0, astenuti 0. La delibera è approvata. Votiamo per la immediata eseguibilità. Potete votare. Mi raccomando, non scappate, ci sono 2 interrogazioni. Andiamo velocemente. Devo rifare la votazione. E dovevo fermare i fuggitivi. Devo fare? La delibera è approvata con 16 favorevoli, unanimità, contrari 0, astenuti 0. Votiamo ora per l'immediata eseguibilità. Potete votare. Che bene. La delibera è immediatamente eseguibile con 16 favorevoli, ovvero unanimità. Siamo ora alle 2 interrogazioni del consigliere Marco Dus, partito... No. Gruppo Partito Democratico. Allora, prego consigliere, illustri la interrogazione. A posto. Posso? Preso atto che, come si può leggere dalle pagine del Gazzettino del 2 marzo 2023, è stato presentato nella medesima data alla comunità di San Giacomo un progetto riguardante un percorso pedonale protetto e il recupero dell'ex scuola elementare Sauro di Piazza Fiume, tenuto altresì conto che in tale progetto il Consiglio Comunale non è stato coinvolto, e preso atto che alcuni cittadini hanno segnalato all'amministrazione che una parte di questo intervento andrà a togliere parcheggi di vitale importanza per il quartiere stesso, con la presente si chiede di sapere perché il Consiglio Comunale, neppure nelle comunicazioni iniziali della Giunta ad inizio di ogni Consiglio, non sia stato informato di tale progetto. Si chiede altresì per quale motivo l'assessore ai lavori pubblici non abbia partecipato all'incontro promosso dal consigliere Gomiero. Grazie. Consigliere, risponde il sindaco. Bene. Prego, sindaco. Allora rispondo io in merito all'argomento. In merito al PEBA e quanto è emerso successivamente all'incontro con il quartiere, si evidenzia che il progetto prevede l'eliminazione di circa 6 posti auto in Piazza Fiume nel tratto finale di Via dell'Asilo. Il numero, dico circa, è incerto perché non ci sono parcheggi segnalati uno per uno con una delimitazione certa, e tante volte il numero di auto che effettivamente possono starci dipende anche dalle dimensioni delle auto e dalle modalità di parcheggio dei conducenti, quindi c'è quella diminuzione là. Comunque tutti gli altri parcheggi di cui si paventa l'eliminazione di per sé sono parcheggi che non sono reali, che non esistono, perché si tratta semplicemente di una prassi consolidata da parte probabilmente di residenti o frequentanti normalmente la zona di parcheggiare dove il codice della strada impedirebbe il parcheggio. Quindi diciamo così che nella visione generale
dello sviluppo di quella particolare area, si presume che alla fine il numero di parcheggi reali segnati come tali sia superiore di quello attualmente esistente. Rispondo poi in merito anche alle cose che a seguito del primo incontro con i cittadini sono state raccolte le loro osservazioni, cioè il progettista del PEBA per quella quota parte là era arrivato con una consulenza un pochettino nostra, un pochettino alla volta, si è fatto un parere, ha generato una soluzione, questa prima soluzione è stata presentata ai cittadini del quartiere, sono state raccolte le loro indicazioni, abbiamo dato quella sera là un paio di settimane per pensare un pochettino se c'erano degli elementi correttivi da introdurre nel progetto. Questi sono stati trasferiti al progettista che nell'ambito del possibile provvede a aggiustare un pochettino il tutto, ci si ripromette di tornare a San Giacomo col progetto così rifinito in modo tale da presentarlo alla cittadinanza interessata o maggiormente interessata. Relativamente all'ultima domanda che vedo circa il perché un assessore non si sia presentato quella sera là, lascio la risposta a lui chiaramente. Ah sì. Molto semplice, consigliere Dus, avevo altro da fare quella sera. D'altra parte c'era il sindaco, l'assessore Antiga e qualche consigliere comunale, pertanto l'amministrazione era ben presentata. La ringrazio che è stato l'unico che ha notato la mia assenza. Grazie, assessore. Consigliere, è stato soddisfatto della risposta? Sono parzialmente soddisfatto in quanto questo è un progetto importante che però ha comunque un valore di, mi pare, attorno ai 200.000 euro. Sui quali giustamente viene presentato alla cittadinanza, anche se con metodi magari non sempre ortodossi, come si suol dire. Nel senso che io pensavo di ritenere che lei, assessore, fosse deputato ai lavori pubblici e quindi la pensavo interessata di questo argomento. Evidentemente aveva di meglio da fare o, come diceva un mio caro amico, era in altre faccende affaccendato e quindi ha ritenuto che la comunità di San Giacomo non fosse degna della sua presenza. Grazie consigliere, passiamo alla interrogazione a risposta orale, sempre consigliere Marco Dus, Partito Democratico, in merito al cancello della scuola dell'infanzia Pazienza. Prego. Preso atto che da oltre 524 giorni il cancello della scuola Pazienza è rotto e l'amministrazione pare non volerlo riparare, si chiede con la presente per quale motivo una normale e banale operazione di riparazione rutinaria che si dovrebbe concludere in pochi giorni si stia trasformando in un problema irrisolvibile e insormontabile. Il cancello in ingresso alla scuola dell'infanzia Pazienza infatti è rotto da ottobre 2021. Si chiede di sapere quando verrà riparato. Grazie consigliere. Chi risponde? Assessore Antiga. Grazie consigliere Dus e grazie del suo interessamento, perché aggiungiamo un'altra persona a quelli che stanno monitorando una faccenda assolutamente intricata ormai, perché si parte dal 23 agosto 2022 che il comando della polizia locale ha ricevuto la segnalazione del sinistro da parte del signor GM che con una manovra, io dico poco attenta, sfondava letteralmente il cancello carraio della scuola.
Fatto il sopralluogo si metteva evidentemente subito in sicurezza trasennando l'accesso carraio e si provvedeva immediatamente a contattare una ditta per avere un preventivo di spesa per la messa in pristino. Vi ricordo che comunque l'ingresso pedonale di accesso alla scuola per fortuna è rimasto indenne dalla cosa e ha sempre e continua a funzionare. Con nota 14-10-22 si trasmetteva all'assicurazione il preventivo di spesa per la sistemazione del cancello carraio divelto presso la scuola e si dava contestualmente delega alla ditta per velocizzare l'intervento di organizzarsi con una richiesta di perizia per il ripristino del cancello, visto la necessità di accedere all'immobile attraverso tale accesso sia per l'attività scolastica che per quella manutentiva, nonché la sicurezza dei fruitori dello stesso immobile, chiedendo di avviare immediatamente l'iter per la sistemazione del danno. In data 20-10-22 l'assicurazione indicava il liquidatore e il perito incaricato. In data 20 del 10-22 è stato contattato il perito invitando una nota, inviando nota dell'artigiano esecutore con cui si rimetteva il preventivo e si richiedeva di accordarsi con il signore, l'artigiano, per il sopralluogo e la liquidazione, in quanto lo stesso avrebbe messo fattura direttamente all'assicurazione e non al comune per velocizzare il fatto, precisando che in mancanza di accordo il cancello divelto non si sarebbe potuto spostare, causando quindi notevoli disagi sia per l'attività scolastica per l'impossibilità di entrare coi mezzi per la consegna dei cibi e delle manutenzioni. A seguito della nota di qui sopra, il perito incaricato ci ha contattato telefonicamente chiedendo della documentazione fotografica aggiuntiva al fine di accelerare l'iter, evidenziando una sua ulteriore uscita. Documentazione che è stata fatta immediatamente trasmessa ancora il 24, il 10 e il 22 appena ricevuta la nota. A questo ulteriore invio di documentazione e richiesta verbale per il prosegue non è pervenuto riscontro in merito né a noi né alla ditta che è stata contattata per il preventivo. In data 29-11-22 è stata inviata una nota chiedendo un aggiornamento sia al perito che al liquidatore. In data 9 del 3-23 è stata inviata ulteriore nota ad entrambi, non essendo pervenuta alcuna risposta alla nota del 29-11, ricordando che l'accesso all'immobile dell'area esterna era ancora inutilizzabile. Tale preventivo aveva una validità di 30 e 60 giorni come i tempi di consegna dell'ordine, confermando che la ditta è stata delegata dall'ufficio a provvedere a eseguire ha eseguito il nulla osta ad avviare l'ordine per la nuova fornitura e i collegamenti, nonché di rimettere direttamente a voi la fattura. In data 17.3 l'assicurazione ci invia nota con cui propone un pagamento di 4.970 euro a fronte di un preventivo che loro avevano in mano e secondo me già superato perché i tempi erano decorsi, di 6.518 euro. A questo punto ci sono tre possibilità: accettare quanto proposto, i tempi di esecuzione dei lavori comunque sono più di 2 mesi, e rimpinguando con 1.500 euro minimo per fare l'intervento. B, non accettare, tentando di mediare col perito in tempi stretti un giusto ristoro. C, chiedere una perizia tecnica preventiva, eseguire a nostro carico il lavoro e iniziare una causa risarcitoria con l'assicurazione. Stiamo sul punto B e stiamo pressando l'assicurazione affinché ci dia quanto chiede quello che poi deve fare il lavoro, che secondo lui ammonta a 6.500 euro. Dicevo al perito dell'assicurazione che se lui valuta 4.970 euro il danno e ha un suo artigiano di fiducia che lo fa per 4,8, noi siamo felicissimi, non abbiamo di quel coso. E a questo punto dico al consigliere Dus, magari mi fa la domanda se a casa mia avrei fatto così. Sicuramente no, avrei fatto in maniera diversa, ma le procedure, come lui ben sa, tra un'amministrazione e un'assicurazione non sono sempre veloci, di solito sono lunghe, farraginose, con tempi assolutamente dilatati, pur sempre tenendo in attenzione la cosa. E quindi ringrazio anche il consigliere che si unisce a noi
per cercare di pressare e di risolvere questa situazione. Grazie. Consigliere Dus, soddisfatto? No, non sono soddisfatto per due motivi. Il primo lo sarò quando il cancello verrà riparato e il secondo è, mi lascia un po' di amarezza perché se in 1 anno e mezzo non riusciamo a riparare un cancello, figuriamoci quando dobbiamo gestire i fondi del PNRR o la Gotti e compagnia cantando. Grazie consigliere. Ricordatevi di prendere i badge e teneteli personali. Sì, sì. Non ho idea. Oh, ha di lasciarli qua? Ah? Beh, allora lasciateli qua, lasciateli qua. Metteteli qua e li raccogliamo. I badge lasciateli qua sulla tavola del Presidente. Sì, che così. Sì.